amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Quest'oggi parleremo dell'oroscopo del mese di gennaio 2025, quindi il primo mese dell'anno del 2025, e andremo a vedere la prima parte, un po' il cielo in generale, i transiti planetari più importanti, dopodiché vedremo segno per segno come andrà questo vostro mese di gennaio 2025. Per chi non mi conosce, io sono Astro, grazie per essere qua, grazie per essere ritornati nuovamente sul mio canale. Da tempo che non facevo dei video. Per qualsiasi informazione avete la mia mail, una volta che mi iscrivete vi dirò come procedere per qualsiasi informazione. Allora, iniziamo subito e vediamo un po' com'è il nostro cielo. Io vi lascio questo screenshot che vedete, dove potete un po' capire quali sono i transiti più importanti di questo mese. Vediamo che iniziamo l'anno con un Marte retrogrado nel segno del Leone. Subito dopo, il giorno 2 di gennaio, abbiamo l'entrata di Venere in Pesci. Questa è una Venere bellissima, tra l'altro, soprattutto per i segni di acqua, quindi Cancro, Pesci, Scorpioni. Sentirete veramente un momento di bella emotività, grande emozione, no? È una Venere che comunque trova quel suo lato romantico, quel suo lato anche un po' così fiabesco, no? Nelle realtà. Il Cancro avrà una grande occasione di sognare ad occhi aperti, anche perché poi dopo qualche giorno entrerà Marte nel proprio segno, che vi darà quella spinta nell'agire e soprattutto nel voler affrontare alcune decisioni. Quando si hanno nel proprio segno sia Venere, nel proprio segno no, ma in maniera positiva, sia Venere che Marte, è veramente un aspetto molto importante. Quindi il segno di acqua, devo dire che questa prima settimana del mese sarà sicuramente molto interessante. Avremo il primo quarto di luna nel segno dell'Ariete, poi avremo l'entrata di Mercurio nel segno del Capricorno l'8 di gennaio. Questo è un Mercurio molto interessante perché ci farà riflettere tantissimo. Proprio l'8 di gennaio è un po' il nostro simbolo di ritornare, no? Ai nostri giorni di lavoro, alle nostre faccende quotidiane. Ecco, Mercurio in Capricorno è un po' l'organizzazione, no? Che ci vuole proprio nel rientrare dopo questa lunga pausa che sono state le nostre feste. L'11 di gennaio è la data sicuramente più interessante, questo cambio dei nodi lunari da Ariete Bilancia verso il nodo nord in Pesce, il nodo sud in Vergine. Il nodo sud rappresenta molto spesso il nostro karma, no? Il nostro passato, quello che noi dovremmo affrontare, mentre il nodo nord rappresenta proprio la nostra aspirazione di vita. Avendo questa asse, diciamo, matematica per dove si avranno le eclissi di luna, devo dire che un po' il 2025 in generale ci spinge già, anche come primo mese, di guardare un po' verso la spiritualità, verso il romanticismo, verso l'armonioso, no? Sarà un mese di acqua, di tanta acqua, nonostante i segni zodiacali. Il Sole si trova nel Capricorno, poi passerà nel segno dell'Acquario, che è un segno di aria. Questo però sarà un mese di tanta acqua, no? Un'acqua che ci riporta un po' a quei sentimenti, a quel fiabesco. Avremo questa Venere in Pesce, avremo Marte retrogrado in Cancro, avremo anche una luna piena il giorno 13 nel segno del Cancro. Questa luna piena ci invita nuovamente ad entrare a livello sentimentale, emotivo dentro di noi stessi. Quando abbiamo un cielo così pieno, carico di acqua, credo che l'universo ci sta invitando tantissimo ad agire o a prendere delle azioni con emotività, ma nello stesso tempo rendendoci conto che vicino a noi ci sono anche realtà che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Il nodo nord rappresenta molto spesso la luce, la strada,
la nostra via, no? per dove dobbiamo dirigerci, diciamo, in questi anni in cui saranno i segni dei pesci. La direzione penso proprio che sia molto spirituale, no? Sia una direzione decisamente aperta a quello che è la spiritualità, la meditazione, la fede, anche la religione, un urlo disperato questo 2025 verso la fede, no? Verso ritrovare in tutti quanti noi quello che è stato perso negli ultimi anni. Ricordiamoci dal 2020, quando c'è stata questa forte congiunzione che ha creato quello che abbiamo poi visto, le pandemie, le guerre. Ecco, c'è un urlo disperato in questo 2025 con, poi vedremo più in là, il transito di Nettuno in Ariete, tutte queste lune piene che accadranno, soprattutto le eclissi che accadranno nell'asse Vergine Pesci in particolar modo. Sentiremo proprio queste esigenze. Già dal primo mese ci saranno delle grandissime opportunità per tutti quanti noi di avvicinarci, no? nel mondo della spiritualità. Il giorno 19 si cambia sole da un Capricorno, si passa al sole in Acquario, l'ultimo quarto di luna il giorno 21 sarà in Scorpione, ancora qui una luna importante, l'ultimo quarto di luna è molto spesso legato a quel momento in cui si sta avvicinando la luna nuova, no? Quindi il 21 la luna nuova sarà il 29, quindi siamo in quel quarto in cui, diciamo, questo saranno i giorni dal 21 al 29 dove dovete cercare di concludere qualcosa per poi avviare delle realtà nuove, dei progetti nuovi, delle realtà nuove. Stiamo però parlando di un ultimo luna quarto ancora una volta in acqua, quindi ancora una volta in Scorpione, cioè ancora una volta in un elemento di emotività, di profondità in questo caso, perché lo Scorpione è il segno più profondo che abbiamo nello zodiaco. Mercurio poi lascerà il segno del Capricorno ed entrerà nel segno dell'Acquario il giorno 27. Questo è un Mercurio che ci parla di innovazioni, di nuove idee, basta adesso l'organizzazione, passare un po' più all'azione con delle novità, no? Qualche piccola novità che è sicuramente importante. E il 30 di gennaio abbiamo Urano che nel segno del Toro entrerà diretto fino a luglio, quando poi lascerà il segno del Toro per entrare in Gemelli. Tra questa ultima settimana del mese voglio ricordarvi questa semiquadratura che abbiamo tra Saturno e Plutone. Queste semiquadrature sono molto particolari, no? Si trovano spesso nelle carte astrali e rappresentano quei momenti in cui abbiamo bisogno probabilmente anche un po' di rivalutare alcune situazioni, alcune realtà nostre, soprattutto per ciò che riguarda questo nostro modo di fare, no? Quindi siccome abbiamo Mercurio in Acquario subito dopo, abbiamo l'ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, rivalutare attentamente il modo in cui agiamo quando facciamo le cose. Quindi il 26, segnatevi questa data, occhio, perché questa semiquadratura potrebbe toccare, e poi lo vedremo nel segno per segno, ma alcune tematiche abbastanza profonde, proprio perché riguarda Plutone. Ricordiamoci che Plutone sarà un po' il protagonista ancora una volta di quest'anno, no? Plutone ha lasciato dopo tantissimi anni il segno del Capricorno ed è finalmente rientrato in un nuovo segno. Plutone è il pianeta della trasformazione, della profondità, governa tutti i cicli di morte, di rinascita, quindi quando ha questa semiquadratura con Saturno, vediamo che la sua energia è più combustibile, si brucia di più facilmente, è un fuoco quasi che distrugge, perché entra spesso in conflitto, no? Ma Plutone è anche il nostro subconscio, quindi tutti quei scheletri nell'armadio che abbiamo, tutto ciò che nascondiamo sotto un tappeto e che in qualche modo verranno fuori. Ecco perché il 26 di gennaio potrebbe succedere qualcosa che verrà un po' fuori, no? Quindi Plutone si attiva in questo caso, risveglia anche qualcosa di noi e verrà aiutato, perché Plutone farà in questo caso nel segno dell'Acquario formerà in qualche modo una sorta di congiunzione tra il Sole, Mercurio che dopo qualche giorno entrerà, e
e Plutone, quindi questa attivazione molto particolare di Plutone nell'ultima fase dell'anno. Quindi direi che tutta la prima parte dell'anno, del mese di gennaio sarà un mese che riguarderà soprattutto i sentimenti, l'emotività, le emozioni. Non saremo molto convinti, saremo anche un po' confusi, perché questo cielo porta un po' di confusione, mentre l'ultima parte dell'anno è proprio il momento di agire, un'azione che grazie poi a Urano diretto in Toro forse riusciremo un po' a trovare un modo nuovo di rivedere. E le lune transiteranno, ovviamente le più importanti è sicuramente questa luna nuova che abbiamo nel segno dell'Acquario il giorno 29, quindi proprio a fine mese, per rimettere un po' giù i progetti. Attenzione anche, attenzione, piuttosto aprite gli occhi, perché potrebbero esserci delle nuove collaborazioni, delle nuove idee da non sottovalutare, va bene? Allora andiamo a vedere subito quindi come sarà poi questo mese segno per segno. Iniziamo subito quindi dal segno dell'Ariete. Carissimo segno dell'Ariete, questo mese di gennaio 2025 sarà caratterizzato principalmente, soprattutto nella prima parte del mese fino al 13, a tematiche che riguardano in particolar modo le emotività, la famiglia. Abbiamo il tuo reggente che parte con l'anno in modo retrogrado nel segno del Leone, ma solo fino al 6, perché poi passa nel segno del Cancro. Questa è una quadratura molto particolare, tematiche che riguardano la famiglia, tematiche che riguardano la casa probabilmente, quindi avere questo Marte retrogrado nel segno del Cancro vi farà ripensare sicuramente a qualcosa di estremamente importante per quanto riguarda la vostra casa, il luogo in cui state vivendo in questo momento. Potrebbero esserci quindi delle situazioni, delle realtà che riguardano in particolar modo la vostra casa. Ricordiamoci che il 13 di gennaio, segnatevi questa data, abbiamo la luna piena nel Cancro, quindi non solo avremo Marte retrogrado nel segno del Cancro che farà una congiunzione proprio in questi giorni dall'11 al 13 con la luna in Cancro, quindi questa congiunzione accelererà proprio, aumenterà il vostro desiderio di una forma di indipendenza. Per esempio qualcuno di voi vuole liberarsi, andarsene, comprare una casa, affittare una nuova casa, andar via, liberarsi di una realtà, forse anche isolarsi dal mondo in un posto che volete sentire casa. Qualcuno degli arieti forse stanno vivendo in un luogo dove già non è più il luogo che vi piace, quindi è arrivato forse il momento anche di lasciare andare, di vivere magari delle realtà nuove, di affrontare probabilmente anche dei cambi dentro di voi stessi che sono in qualche modo anche necessari, no? Durante questo periodo. Sappiate che poi la luna piena che avremo, la luna nuova che avremo poi verso luglio nel segno del Capricorno chiuderà un po' questa, nel segno del Cancro chiuderà questa realtà. Sto cercando la data giusta, almeno così riuscirete a vedere un po'. Luna nuova nel Cancro si troverà intorno al giugno-luglio, quindi questi sono luna nuova in Cancro, ecco, il 25 giugno, quindi da il 13 di gennaio fino al 25 di giugno, ecco, queste sono proprio le date, i mesi in cui dovete assolutamente prendere una grande decisione per quanto riguarda la casa, la famiglia, le persone intorno a voi che ritenete famiglia in questo caso. Marte retrogrado ovviamente passerà gran parte nel segno del Cancro fino al 18 di aprile, quindi comunque questo anche per voi saranno mesi in cui rivalutare attentamente le questioni non solo di casa ma anche l'emotività dentro di voi. Voglio però segnalarvi in maniera molto importante questo primo quarto di luna che avete proprio
proprio nel vostro segno, no? Cosa rappresenta il primo quarto di luna? Solitamente rappresenta quella fase lunare in cui si verifica quando la luna si trova a metà strada tra la luna nuova e la luna piena, no? Quindi durante questa fase abbiamo il metà disco lunare, si trova proprio nel segno dell'Ariete, quindi è un periodo ideale per affrontare delle sfide, prendere decisioni, iniziare anche a concretizzare dei progetti. È una fase molto dinamica, e quando si trova proprio nel segno dell'Ariete, che è governato da Marte, ecco, che è associato quindi a questa energia un po' più di coraggio, vediamo che c'è un forte desiderio di agire subito, no? Quindi come se avete il momento ideale proprio per assumere il comando, per iniziare i progetti. E siccome tutto questo è un periodo in cui riguarderà muoversi, e questo è un momento proprio per prendere iniziative coraggiose, ma mi raccomando senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. Quindi se volete fare questo cambio di casa, per esempio, siate sicuri che sia la vostra casa per un lungo termine, no? Quindi è una fase di crescita personale, di grande affermazione. Il mese poi dal 19 in poi abbiamo questo sole in un bellissimo sestile con voi, amico Acquario, voi lo sapete, no? Che è sempre un grande amico per voi. Sappiate però che ci sarà una piccola quadratura, una semiquadratura, si chiama così, tra Saturno e Plutone. Quindi quando il Sole vi entra amico, Saturno, che si trova nel segno dei Pesci proprio negli ultimi gradi, e Plutone, che si trova invece nei primi gradi del segno dell'Acquario, faranno questa quadratura tra l'11° e il 12° campo. L'ultima parte del mese si metteranno un po' in gioco anche collaborazioni, no? Non so se c'è una poca convinzione di quello che succede in quel periodo con un collaboratore, con una persona vicino a voi, no? Quindi magari fate anche un po' attenzione a tutto questo. Proprio quelle giornate 25-26, anche il 27 direi, sentirete che vi manca qualcosa, vi manca un collega che vi sta supportando, e invece in questo periodo sentite che magari vi sta facendo un po' la scarpa, non siete soddisfatti magari di una collaborazione. Poi non vi preoccupate, perché c'è la nuova in Acquario, c'è Urano diretto nel vostro secondo campo, quindi comunque le cose cairanno, però quelle giornate sono un po' particolari. Per quanto riguarda i sentimenti, vi ricordo che avete nel 12° campo dal 2 di gennaio il transito di Venere in Pesci. Questa è una Venere in acqua, anche qui voi non siete molto amanti dell'acqua in generale, no? A meno che voi non abbiate nella vostra carta natale una Venere in acqua, una Luna in acqua o anche un ascendente in acqua, no? Allora in quel caso già è un po' più particolare. Quindi avere questa Venere nel 12° campo e il cambio del nodo nord nel 12° campo, sicuramente potrebbero esserci delle situazioni che vi riportano un po' al passato. Il 12° campo sono un po' quei fardelli che portiamo dentro di noi, quel karma, quelle realtà che sono dentro di noi, un po' dietro, un po' anche un po' pesanti. Qualche ex potrebbe ritornare, qualche ex. Comunque analizzate molto attentamente le realtà dei sentimenti in questo momento, perché il 12° campo potrebbe anche un po' offuscarvi, no? L'ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, il 21 di gennaio, potrebbe rivelarvi qualcosa proprio a livello sentimentale, magari anche una conoscenza molto focosa durante queste giornate. Sentite anche magari la necessità, con questo nuovo sole che entra in Acquario, vi liberate un po' da tutta questa prima parte di acqua, dite voglio un sole amico, no? Un sole che mi riscaldi, e da lì subito si può scatenare anche una conoscenza abbastanza forte, una conoscenza che vi porta anche a delle conoscenze particolari. Bene amici dell'Ariete, lasciate il vostro commento qui in basso, lasciate il vostro like, noi ci sentiremo presto, ciao! Cari amici del Toro, benvenuti anche a voi a questo appuntamento. Sono qui a parlarvi di questo mese, no? Di questo mese di gennaio 2025. Anche a voi rinnovo i ringraziamenti per tutti voi Toro che mi avete scritto, tutte le persone che si stanno mettendo in contatto con me via email, mi raccomando. Allora andiamo a vedere questo mese come sarà. Il mese parte con un Marte retrogrado nel segno del Leone, per poi passare il giorno 6 di gennaio un Marte nel segno del Cancro.
Sappiamo che proprio nei primi mesi, anche in realtà già l'ultima settimana, le ultime 2 settimane, il cancro ha avuto, scusatemi, il toro ha avuto da che pensare un po' per quanto riguarda la propria casa, la sfera familiare, no? Ci sono stati dei pensamenti, forse magari anche durante le feste, no? Avete analizzato, vi siete resi conto di qualcosa che non vi è convinto, magari avete visto vostra madre, vostro padre, i vostri fratelli, i vostri nipoti, e avete notato che c'è qualcosa che non quadra, no? Nell'armonia, nell'atmosfera casalinga, no? Anche forse riguarda un po' la vostra felicità all'interno di questo nucleo familiare, no? Siete stati un po' anche introspettivi, no? Questo Marte in Leone retrogrado in quadratura al vostro Sole vi ha creato questa sorta di introspezione anche un po' conflittiva. Attenzione, perché poi il conflitto in realtà continua nonostante questa quadratura esce dal vostro segno, passerà Marte poi nel segno del Cancro, illuminando il vostro campo dell'illuminazione, della comunicazione, però secondo me è meglio evitarlo, perché è sempre una fase retrograda ancora Marte, no? Quindi quando Marte è retrogrado vi dice di fare sempre un po' attenzione. La maggior parte dei pianeti retrogradi ci invitano, no? Ad essere un po' più introspettivi, a non prendere delle grandi decisioni, a parlare forse anche un po' meno. Ci sono sicuramente dei progetti per il caro Toro proprio in questo periodo che devono avanzare. Non sarà ancora troppo semplice, quindi magari se dovete conversare su alcune realtà per quanto riguarda il lavoro, parlare con qualcuno, forse proprio almeno fino al 13 di gennaio io non parlerei tantissimo. Di lavoro ne parlerei più in là, quando il Sole entra poi in Acquario, in questa quadratura, ma comunque illuminando il vostro 10° campo, e aprendo magari un po' più di opportunità per le questioni lavorative. Quindi tutta la prima parte fino al 19 direi di essere sempre un po' prudenti per quanto riguarda le conversazioni lavorative, per quanto riguarda le conversazioni con un capo, con un collega, di fare molta attenzione a questa realtà, perché potrebbe in qualche modo riaprire, no? Un tassello che magari avevate chiuso, un cassetto che avevate chiuso, un argomento che magari avevate già messo una pietra sopra, e proprio per colpa vostra io non riprenderei questo discorso. È anche vero che qualcuno si potrebbe dirigere a voi in maniera un po' arrogante, un po' antipatica, allora in quel caso sarete voi a cercare di deviare, no? Di essere anche un po' più diplomatici. Non credo che siete molto diplomatici, anche perché proprio il giorno 6 non solo Marte entra un po' retrogrado in Cancro, aprendo insomma un po' questa realtà un po' difficile, ma sempre il giorno 6 avremo questo primo quarto di luna in Ariete, dove ci sentiremo evidentemente anche un po' impulsivi, dove ritorneranno un po' di realtà nostre diverse da quelle che noi solitamente riusciamo a vivere, no? Quindi il primo quarto, no, rappresenta quella fase lunare in cui si trova tra la luna nuova e la luna piena, quindi ci stiamo avvicinando alla luna piena. È una fase crescente, quindi c'è questa energia di grande azione. È un periodo ideale, no, per affrontare sfide, decisioni, indubbiamente, ma è anche in un segno dell'Ariete, che è governato proprio da Marte, che è associato ad un'energia di coraggio, di iniziativa, ma che in questo momento Marte è retrogrado nel segno del Cancro. Quindi capite che l'energia di Marte e dell'Ariete, in questo caso, che è nel primo quarto, illuminano il vostro 12° campo, quindi il campo del karma, di quelle cose un po' pesanti che vi siete portati fino adesso in quel momento. Quindi quelle giornate lì, quindi del 6, anche il 7, l'8, cercate magari di evitare qualsiasi tipo di scontro, discussione, perché vi sentirete estremamente impulsivi voi amici del Toro. Sarete anche molto orgogliosi di quello che, e forse avete anche ragione, devo dire la verità, no? Perché le lune non vi facilitano tanto in questo mese, anche perché poi nella seconda parte
avrete l'ultimo quarto di luna in opposizione. Quindi l'ultimo quarto di luna è quando si passa verso la fase di luna nuova, una fase calante, e quindi è più riflessiva, un po' più chiusa, c'è un po', si raccolgono un po' i frutti delle azioni precedenti, è il momento anche di rivalutare gli ostacoli che avete avuto, le emozioni che non sono state proprio facili per voi, e si troverà nel segno dello Scorpione. Vi dico le date: quindi il 6 abbiamo il primo quarto di luna, e poi il 21 di gennaio abbiamo l'ultimo quarto di luna e Scorpione in opposizione, e Scorpione è governato da Plutone. In questo momento Plutone sta passando e sarà molto attivo, soprattutto in questo periodo, perché c'è il Sole in Acquario dove si trova Plutone, avremo una semiquadratura tra Saturno e Plutone tra il vostro 10° e 11° campo, quindi mi raccomando di raccogliere magari poi frutti in quel periodo lì, no? È un momento ideale, quest'ultimo quarto, per lasciare i rancori, quindi si formeranno probabilmente dei rancori intorno al 6 di gennaio, 7-8, e poi rilasciarli verso il 21-26. Mercurio entra in Capricorno il giorno 8 di gennaio. Questo è un bellissimo Mercurio per voi, perché comunque già avete il Sole dalla vostra parte, visto che è un segno, il Capricorno di terra. Questo è un bellissimo Capricorno e un bellissimo Mercurio, perché vi apre anche alla possibilità di indagare su alcuni aspetti di giustizia, di verità, di opportunità anche, no? Delle nuove opportunità che possono riguardare gli studi, i viaggi, tutto ciò che è lontano da noi. Quindi se siete in quella fase in cui volete viaggiare o fare qualcosa di nuovo, questo è un momento molto ideale, almeno fino al 27 di gennaio, quando Mercurio resterà nel segno del Capricorno, perché poi proprio il 27 di gennaio entrerà in opposizione. Quindi ultimi ritocchi per quelli che sono questioni riguardante questioni personali, no? Che riguarda proprio la crescita personale. L'11 di gennaio abbiamo questo cambio dei nodi lunari che per voi rientreranno nell'11° campo, il campo delle associazioni, delle nuove amicizie, gli altri. Questo nodo rappresenta un po' tutto quello che è il vostro campo necessario, perché Plutone sarà in viaggio nel vostro 11° campo fino a marzo, quindi apritevi magari a delle associazioni, agli altri, al volontariato. Questo è una spinta che forse il Toro deve iniziare a trovare, no? Quindi fare qualcosa per gli altri, aiutare gli altri. Gennaio è il mese giusto anche per iniziare qualcosa di aiutare, no? Aiutare è un'azione che secondo me il Toro dovrebbe iniziare a inserirla nella propria quotidianità, perché spesso è molto solitario, ama molto le cose di per sé. Invece voi avete questo spirito di aiuto, quindi dovete magari lasciarla andare. Gennaio, essendo anche il primo mese dell'anno, potrebbe essere un bel momento. Il 13 di gennaio abbiamo questa luna piena nel Cancro, bellissime anche, che insomma si mette un po' in congiunzione con questo Marte retrogrado, quindi va bene tutto l'aspetto che riguarda le comunicazioni, ma attenzione però, perché poi da lì in poi tutto ciò che avete detto fino a questo momento, quindi fino al 13 gennaio, piano piano ripagherete. Quindi se avete messo delle azioni positive nella prima parte del mese, dal 19 gennaio in poi vedrete quali sono i propri frutti. E una seconda parte in quadratura, in opposizione anche, devo dire, quindi una forte quadratura, e questo magari potrebbe magari rivedere qualche rischio, qualcosa, ma devo dire che la seconda parte del mese riguarda un po' più le questioni pratiche, il lavoro, soprattutto se avete dei veri problemi lavorativi. Questo è il momento giusto per firmare dei contratti. Mercurio entrerà in Acquario il 27 di gennaio, il 29 avremo questa luna nuova nel segno dell'Acquario, e poi Urano, che
che per quanto vi sia stato scomodo per molti di voi, io ho sentito dicono basta quest'Urano, devo dire che poi da maggio lo ripiangerete un poco, perché vedrete un poco quello che vi ha portato in questi anni di grande rivoluzione, di grande trasformazione che avete avuto dentro. Torna diretto, quindi pensate un po' a tutto quello che vi ho detto, sotto sotto avete comunque una base che si muove in maniera retrograda, che è Urano nel vostro Sole. Per quanto riguarda i sentimenti, le date del 21 secondo me sono quelle decisamente più importanti. Perché? Perché abbiamo l'ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, e quindi l'ultimo quarto di luna, come vi ho detto, è quella fase in cui dalla luna piena si sposta alla luna nuova, no? In una fase calante, quindi quando la luna si sta offuscando diventa buia, quindi rappresenta proprio simbolicamente quel momento di introspezione, di riflessione, di rilascio anche, no? Quindi è un periodo ideale per fare il punto della situazione, magari con una coppia, con qualcuno con cui vivete, un compagno, una compagna, lasciare andare tutto ciò che non serve più, prepararsi magari a un ciclo nuovo insieme, parlare in maniera, vi ho detto, meglio parlare nella seconda parte del mese proprio con questo quarto di luna, perché vi regala magari un'emotività diversa da quella che avete vissuto fino a questo momento. Ci sono dei risultati proprio durante questo periodo a livello sentimentale? Sì, si raccolgono i frutti delle variazioni precedenti, questo è veramente interessante, ma bisogna in qualche modo eliminare un po' questi ostacoli emotivi che si hanno, no? L'ultimo quarto di luna, essendo in Scorpione, che è governato appunto ancora una volta da Plutone, emergerà un forte bisogno di affrontare emozioni nascoste, temi irrisolti, quindi è un bellissimo periodo di introspezione, se siete in coppia o se c'è un amore, diciamo così, un po' all'aria, no? Dove non si sa ancora che cosa ci sia con questa persona. Quindi devo dire che queste saranno date molto importanti a livello sentimentale. Grazie amici del Toro, noi ci sentiremo presto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo breve oroscopo per il mese di gennaio 2025. Alla prossima. Cari amici dei Gemelli, benvenuti a questo appuntamento. Quest'oggi parleremo del mese di gennaio 2025. Parleremo un po' di come sarà questo mese per tutti coloro che sono nati sotto il Sole, l'ascendente o la Luna in Gemelli. Quindi io vi consiglio sempre comunque di andare ad ascoltare, no, anche gli altri vostri le vostre case, no? La casa lunare e anche il vostro ascendente. Allora partiamo subito, abbiamo questo Marte retrogrado che partiamo proprio il mese in questo modo, quindi a livello comunicativo c'è qualcosa che non quadra tantissimo per le questioni comunicative, a livello c'è sempre quel pizzico di voi siete voi siete sempre quel segno della grande comunicazione e vi dà fastidio, no? Se qualcuno dice le cose a metà o non è chiaro, addirittura dubitate spesso, no? Perché ha messo una virgola, perché mi ha mandato il bacio, perché me l'ha messo sotto forma di domanda, un'affermazione. Però è anche vero che siete un segno che chiedete, non siete delle persone introspettive, non siete mai delle persone magari anche un po' timide per niente. Quindi nasce questo anno, questo mese con qualche piccola mancanza di comunicazione che potrebbe avvenire tra voi, un amico, un partner, familiari, ma insomma non badate molto su questa realtà, non badate molto su questa situazione, perché credo che poi alla fine di tutto quello che in realtà sia importante è affrontare, no, tutto questo mese con molta più disciplina, con molta più tranquillità e con molta più autoconvinzione di se stessi. Questo è un mese in cui vi invita tantissimo a guardarvi dentro, quelli che sono stati passi negli ultimi anni, no? Sono stati anni molto difficili per i Gemelli, no? Quindi quando vi trovate poi a riguardare indietro dite ma guarda dove sono arrivato, quanto sono guarito, quanto sono guarita, quanto ho fatto in tutta questa mia vita.
Venere entra nel segno dei pesci, in quadratura al vostro sole, il giorno 2 di gennaio, quindi immediatamente sentirete magari questo aspetto comunicativo un po' in quadratura, un po' rigido, no? Però sapete che è una quadratura, quindi le sfide nascono quando c'è una piccola quadratura, come ci possono anche essere delle rivelazioni però in una Venere romantica, una Venere, a voi non piace questa quadratura perché Venere in pesci entra nelle profondità e tutto ciò che vi viene detto attraverso la poesia, attraverso la musica, attraverso dei messaggi molto poetici. Voi preferite magari che ve lo dicono un po' più papale la cosa, quindi approfittate magari di questa Venere che transiterà ancora per tutto il mese in questo mondo delle fiabe un po' romantico. So che potrebbe darvi fastidio, no? Che starete lì a punzecchiare, a guardare il puntino sulla i, perché lasciatevi un po' coinvolgere da questo romanticismo, vivetevelo anche voi, perché credo che sia un mese fatto per vivere in maniera proprio più romantica. Il giorno 6 di gennaio avremo due eventi importanti. Il primo evento è Marte che entra nel segno del Cancro in maniera retrograda per quanto riguarda le questioni dei soldi. Qui devo dire un appunto ai gemelli: attenzione alle spese, o avete speso troppo e quindi sarete lì che vi fate due calcoli, avete bisogno di guadagnare qualcosa in più, Marte vi metterà un po' di ansia, direte effettivamente devo capire dove rivalutare le mie finanze in questo momento, quindi cercate di rivalutare attentamente. E poi sempre lo stesso giorno avremo questo primo quarto di luna nel segno dell'Ariete, nel vostro 11° campo. L'11° campo riguarda gli altri. Il primo quarto di luna è quella fase lunare che si verifica quando la luna è a metà strada tra la luna nuova e la luna piena, quindi in una fase crescente, si sta illuminando e sta diventando piena. E durante questa fase metà del disco lunare appare illuminato, mentre l'altra metà è in ombra, quindi simbolicamente rappresenta la crescita, l'azione, no? Rappresenta anche il movimento verso l'esterno, la manifestazione delle proprie intenzioni, e qui sarete proprio voi a manifestare verso gli altri le vostre intenzioni. Quindi ci saranno magari delle piccole sfide, ma tutto vi spinge verso un progresso con gli altri, quindi è come se voi parlerete chiaro a qualcuno di quello che volete, magari anche al lavoro, perché ci sono aspetti in 10ª casa qui che mi fanno pensare che c'è qualcosa da parlare ad un'associazione, magari a un gruppo di amici, e dire quello come la pensate voi. C'è proprio bisogno di dire questo, no? Di assumere anche un po' il comando, non so, sul lavoro magari c'è un po' di disordine, allora sarete voi a dire no, adesso bisogna fare come dico io. Quindi questo è un momento sicuramente per prendere delle azioni coraggiose, parlare anche. Mi viene da pensare che qualcuno possa chiedere proprio in queste date, visto che diciamo è l'inizio dei lavori, no? Un aumento, chiedere un aumento di stipendio, proprio perché le vostre finanze sono sempre un po' così alti e bassi. Il giorno 8 di gennaio Mercurio entra nel segno del Capricorno. Questo è un Mercurio molto introspettivo, anche qui è un po' quella fase che vi dicevo di Venere in pesci, no? Perché illumina un po' il vostro è un Mercurio anche molto cocciuto nel vostro 8° campo, il campo dell'introspezione, il campo magari che sentite che c'è qualcosa che non va, un po' una comunicazione particolare. Aspettate comunque sempre dal 27 in poi, anche un po' prima direi, dal 19 in poi, perché dal 19 in poi, quando cambia il sole, cambia un po' tutto questo aspetto. La prima parte è tanta severa, cioè sentite proprio che c'è un po' di confusione dentro tutto quello che state vivendo, soprattutto sul lavoro. Il lavoro però dall'11 di gennaio sarà un po' per i prossimi anni
il vostro pallino principale, diciamo, no? La vostra meta principale. Il nodo nord si sposta dall'Ariete e va direttamente nel 10° campo in quadratura, che vi sta invitando proprio a riguardare attentamente quella che è la vostra vita lavorativa. Qualcuno forse sta facendo veramente un lavoro che non va bene, o se volete che questo lavoro che state facendo che vi piace magari, ma sentite che è un po' troppo, allora lì dovete chiedere l'aumento, riorganizzare il vostro giorno, il vostro quotidiano, rimettere in ordine, parlare chiaro proprio con un capo. Vi risponderà il vostro capo, sì, e credo che anche in maniera positiva per quanto riguarda i vostri progetti. Insomma, se state cercando lavoro, ecco, queste sono date importanti. Il 13 di gennaio, quando abbiamo questa luna piena nel segno del Cancro, nelle vostre finanze, riuscite a capire e a rimettere in gioco anche qualcosa di importante in questo periodo. Dopodiché passiamo in un cielo d'aria. Dal 19 in poi il Sole entra in un segno amico, l'ultimo quarto di Luna entra nel segno dello Scorpione, che vi invita ad adottare un po' più di routine sana nella vostra vita. Vi sento con energia più spinta, più forte. Mercurio entra in Acquario, c'è la Luna nuova in Acquario, Urano va diretto finalmente, quindi anche questa 12ª casa che stava vivendo tutta questa introspezione, tutto questo mondo così karmatico dentro di voi si libera, si apre un po' la mente. Ricordo che poi uscirà, passerà nel vostro in altri campi, quando sicuramente questo sarà molto importante per voi. Quindi è sicuramente un mese interessante. Per quanto riguarda i sentimenti, poco, anche perché già questa Venere vi ha un po' appesantito, questo Mercurio in Capricorno vi ha reso un po' schiavi di alcune realtà che sono proprio poco chiare, no? Quindi questo sarà ancora il mese in cui pensate a una persona del passato, pensate che magari quella persona non capite se vi piace o meno, o state vivendo delle realtà ancora un po' troppo parallele, dove lui o lei è ancora con qualcun altro e voi, insomma, gennaio è ancora quel mese lì dove non c'è proprio quella chiarezza sentimentale. Io aspetterei, anche perché c'è comunque Urano che si trova nel vostro 12° campo, che comunque ha già fatto dei grandi cambi, quindi aspetterei, magari attenderei un attimo per i prossimi mesi. Se siete in compagnia già di qualcuno, se avete comunque una relazione abbastanza stabile, se siete già in famiglia, bene tutto, ma attenzione ai soldi, perché i soldi potrebbero essere una tematica che vi porta un po' fuori strada, che vi fa litigare. E attenzione anche se ci sono questioni legali, ottimi risultati, ma dal 19 in poi, soprattutto tra il 27 e il 29, quello secondo me potrebbero essere delle date molto interessanti. Quindi vi dico, insomma, di fare un po' attenzione, no, su quello che potrebbero essere i periodi della vostra di questo mese di gennaio 2025. Bene, grazie amici dei Gemelli, noi ci sentiremo sicuramente alla prossima. Se avete qualche informazione me lo potete scrivere qui in basso, lasciate il vostro like, il vostro commento, come al solito. Noi ci sentiremo presto, grazie. Benvenuti amici del Cancro a questo appuntamento. Quest'oggi andremo a parlare dell'oroscopo di gennaio 2025. Parleremo del segno del Cancro. Io vi consiglio sempre di ascoltare la vostra luna, il vostro ascendente, la vostra Venere, in modo da completare questo oroscopo. Gennaio è il primo mese del 2025, iniziamo con un Sole in opposizione, iniziamo anche con un Marte in retrogrado fino al 6 di gennaio. Devo dire che nonostante il Sole in opposizione, il Cancro amano, no? Questo periodo di feste, di riunione, di famiglia. Voi siete un po' il segno della famiglia, ovviamente per tutti i Cancro che possono permettersi di vivere questo tipo di riunioni, no?
Abbiamo questo Sole in opposizione, abbiamo poi anche altri aspetti in opposizione. Vedremo poi Mercurio entrare in opposizione durante l'8 di gennaio, brevemente, solo per 20 giorni, quindi questo anche faciliterà sicuramente gli amici del Cancro per vivere momenti più spensierati, perché effettivamente è quello che noto, che avete troppi pensieri ultimamente, no? Siete in una fase in cui avete continuamente qualcosa da organizzare, qualcosa da fare, qualcosa da dire con le persone, quindi è come se la vostra agenda sia full, ma poi quando l'aprite in realtà non è proprio così. Allora avete questa ansia ultimamente, no? Di fare le cose, di viverle in maniera forse anche un po' troppo veloce. Attenzione, perché qualcuno sta perdendo il senso, no? Dell'incontro, il senso di qualsiasi tipo di qualsiasi evento voi state vivendo, no? in questo preciso istante. Vi devo però dire che poi dal 2 di gennaio questo cielo cambia completamente. Se avete ascoltato la mia parte introduttiva, tutta la prima parte del mese è una parte di acqua, no? L'ho chiamato così, il mese di acqua, nonostante le grandi presenze del Capricorno o dell'Acquario, che è un segno d'aria, ed voi ci state bene, no? in questo segno. Perché vi ho detto? Perché innanzitutto Venere il giorno 2 entra in un segno amico come quello dei Pesci, quindi con questo bellissimo trigono voi sentirete questa spinta nell'aprirsi verso delle nuove realtà, verso gli altri, forse anche conoscerete qualcuno di molto interessante, nonostante questo Sole in opposizione che comunque illumina il vostro settimo campo. Quindi comunque io dico sempre sì, è vero, l'opposizione esiste. A questo punto visto che il Sole è sempre opposto alla settima casa, non dovremmo mai trovare qualcuno nella vita. Invece credo che anche con questo trigono veramente interessante, che rappresenta questa entrata di Venere nel segno dei Pesci, il romanticismo che voi amate tanto sarà un po' protagonista, sarà un po' presente nella vostra vita. Poi però il giorno 6 Marte entrerà nuovamente nel vostro segno. Ecco perché l'agitazione che vi ho detto prima, no? Sentite già che questo Marte vi ha già agitato tanto nei mesi passati, no? Nelle settimane, nei mesi scorsi. Adesso torna nuovamente retrogrado, che però è un momento importante per poter prendere delle decisioni, per poter magari iniziare a intraprendere anche un po' di delle sane decisioni, no? Di tagliare anche un po' con alcune persone, di rivalutare più attentamente il vostro modo di essere. Credo che siete arrivati in una fase in cui avete comunque bisogno di pensare un po' più a voi. Questo Marte nel primo campo, insieme ad una Venere nel nono, parlano di spingersi anche un po' oltre, no? Oltre i vostri confini, la vostra zona di comfort, andare forse verso una nuova realtà. No, quindi c'è questa esigenza del Cancro di allontanarsi dalla routine, di vivere qualcosa di nuovo, ma si resta bloccati perché Marte è sempre retrogrado, perché Marte non vi permette di fare quelle azioni. Voi non amate fare delle azioni brusche come lo fa per esempio un Marte in uno Scorpione, in un Ariete, in un Leone. Voi preferite magari pensarlo, e lo fate bene perché proprio in quadratura, lo stesso giorno che Marte entra in retrogrado nel vostro segno, avremo questo primo quarto di luna nel segno dell'Ariete. Il primo quarto di luna è quella fase lunare che si verifica quando la luna si trova a metà strada tra la luna nuova e la luna piena. Quindi stiamo andando in quella fase
di illuminazione crescente verso la luna piena, quindi simboleggia la crescita, l'azione, no? La manifestazione delle intenzioni. È una fase molto dinamica, è una fase molto impulsiva, ecco, questo anche è un'energia molto impulsiva che ovviamente da buoni cancro voi non amate. Però è vero che questa luna, con questa entrata di Marte, vi sta spingendo a prendere delle azioni. Parlate con il vostro partner, parlate con la vostra famiglia. Perché dico il partner? Perché 2 giorni dopo Mercurio entra nel segno del Capricorno, nel vostro settimo campo, e c'è una discussione qui da fare con un vostro amore, con un vostro caro, con il vostro compagno, la vostra compagna, con la vostra famiglia. Quindi è una discussione importante, non per forza deve essere un litigio, ma questa discussione la dovete fare voi. Voi siete gli unici che proprio dall'8 gennaio fino al 27 di gennaio dovete farlo, quindi avete questo tempo, questi circa 20 giorni in cui dovete decidere voi e prendere voi l'iniziativa. Poi proprio l'11 di gennaio, insomma, i nodi cambiano e quindi avete questa ispirazione nell'andare oltre, nell'andare avanti. Quando un nodo lunare cambia, anche il nostro modo di vedere le cose cambiano, il nostro proiettare il futuro cambia, no? Quindi se fino adesso il vostro proiettare il futuro è stato nel trasformare la vostra vita, adesso è andare verso qualcosa di nuovo. Quindi voi avete trasformato voi stessi fino adesso però vi tocca fare quel passo in avanti, no? Interessantissimo, avete una bellissima luna piena nel segno del Cancro, nel vostro primo campo, il giorno 13 gennaio. Questa è una luna che vi invita tantissimo a guardare voi stessi, la vostra persona, il vostro look, il vostro cambio personale. Quindi dal 13 di gennaio avete bisogno di questa grandissima spinta che vi porterà poi verso tutta la parte della seconda parte del mese, quindi l'ultima parte del mese, ad affrontare questo cambio personale. Avremo tanto nella vostra ottava casa, no? L'ottava casa è quella casa della trasformazione, la casa dell'introspezione, ma nel affrontare il tutto, è una casa segreta, viene chiamata, no? Quindi incontrare quella chiave per aprire questo portone segreto e riscoprire forse qualche parte di voi, no? Quindi avremo il Sole nell'Acquario, questa semi quadratura che avremo il giorno 26 tra Saturno e Plutone che è appena entrato in Acquario, e Saturno che si trova ancora nel segno dei Pesci negli ultimi gradi. Gli ultimi gradi sono forse quelli più forti, quindi c'è anche da affrontare un Mercurio in Acquario, una luna nuova in Acquario il 27 e il 29, quindi tutto nel vostro ottavo campo. Una trasformazione grande, una trasformazione decisamente importante. Occhio alle questioni che riguardano i soldi, ma soprattutto i prestiti. Ecco, i prestiti, quindi se state per chiedere un prestito per una casa, se state per affrontare dei pagamenti importanti, guardate bene i tassi di interesse, guardate bene, ecco, siate molto attenti a tutto quello che riguarda i prestiti. O vuol dire che anche che qualcuno vi deve restituire qualcosa in queste giornate ed è importante riceverlo proprio come voi volete. Per quanto riguarda i sentimenti, Mercurio in Capricorno, come vi ho già detto, l'8 di gennaio entra nel vostro settimo campo. Se c'è da parlare con qualcuno è importante, perché c'è questo Marte retrogrado tutto il mese che vi spinge un po', no, a fare delle conversazioni importanti. Il Cancro cambia un po' atteggiamento, questo mese non lo riconosco tanto, non è più quel Cancro vabbè dai lasciamo un po' le cose andare, no, secondo me avrete tanta voglia di dire, e da una parte fate anche bene, perché così non arrivate ad esplodere. E poi abbiamo questo bellissimo ultimo quarto di luna il giorno 21 di gennaio che illumina il vostro quinto campo.
L'ultimo quarto di luna è quella fase lunare invece opposta al primo quarto, no? Quando la luna, da luna piena, sta scendendo, è a metà e quindi è calante e sta entrando verso quella fase di oscurità, quindi simbolicamente, quindi la fase nuova, non di oscurità, significa proprio questa fase di introspezione, di riflessione, un po' di rilascio anche delle cose, no? Quindi c'è quella sorta di chiusura dove c'è bisogno anche di prepararsi per un nuovo ciclo, e proprio questo ultimo quarto di luna vi farà raccogliere i frutti di tutte le azioni che avete messo precedentemente. È il momento di eliminare tutti gli ostacoli, per esempio le emozioni o le situazioni che non favoriscono questo vostro progresso, no? Per esempio è arrivato il momento di dire: ma sì, basta, questa persona non fa più per me, è inutile che gli sto dietro, guardo avanti e guarda caso, appena decidete di fare quello conoscete una nuova persona. Siccome Mercurio si trova in Capricorno fino al 27, anche le conoscenze online sono molto favorite durante questo periodo, quindi mi raccomando, Cancro, perché avete tanto che bolle in pentola, siete un Cancro diverso dagli ultimi anni, quindi non so se vi eravate abituati a Plutone o a Saturno contro. Ve lo vi dico un po' sarcasticamente questo, immagino di no, però dovete anche adesso vivere queste nuove realtà. Questo è un po' l'oroscopo, no? Settimane sì in cui, o mesi sì in cui vi sentite tanti movimenti, e mesi magari in cui avete bisogno di rivalutare tante cose. Questo è un mese in cui avete tanto da fare, da rivalutare, da trasformare, soprattutto nella seconda parte del mese, quindi basta introspezione più azione in questo caso. Grazie amici del Cancro, noi ci sentiremo presto, un abbraccio. Allora amici del Leone, benvenuti a questo appuntamento anche per voi. Andiamo a vedere come sarà questo primo mese del 2025, gennaio 2025, per tutti coloro che hanno il Sole, l'ascendente o la Luna nel segno del Leone. Di conseguenza anche voi che state ascoltando andate ad ascoltare la vostra luna, il vostro segno ascendente, in modo da completare, diciamo, un po' questa nostra previsioni. Allora, Leoni, noi iniziamo l'anno con questo Marte retrogrado nel vostro segno. Sappiamo che Marte è un pianeta amico per voi, è un pianeta che vi aiuta tantissimo, molto spesso a affrontare in maniera anche così un po' più bellica, positiva la vita. Avendo in retrogradazione è normale che i periodi del Natale, del Capodanno non sono stati dei periodi molto facili. Avete sentito anche un po' di nostalgia, avete sentito qualcosa che vi frenava, no, nell'aria. Ecco, noi iniziamo l'anno così fino al 6, perché poi il 6 questo Marte retrogrado passa nel segno del Cancro, passa però ad una casa per voi importantissima, che è la casa numero 12. Quindi fino a aprile questo Marte, appunto uno dei vostri pianeti amici, vi spinge a guardarvi dentro. Non vi nego che nei prossimi 3 mesi prenderete delle decisioni molto importanti della vostra vita, sentirete di azionare un po' quel fuoco che avete dentro per poter risolvere delle questioni karmatiche dentro di voi. Qualcuno addirittura cercherà di adottare delle terapie nuove per dire basta a qualcosa, no? Quindi iniziare a rivalutare attentamente anche degli aspetti personali da per superare magari questi ostacoli, no? Questa 12ª casa è spesso una casa molto pesante per voi, perché è una casa d'acqua. Voi avete una 12ª casa in acqua, ed è la 12ª casa, è appunto una casa d'acqua. Quindi quando si illumina il cielo all'interno della vostra 12ª casa, cade un leone molto sentimentale, molto deprimente anche alcune volte, no? Sente proprio il peso di una vita. Quindi dal giorno 6 di gennaio che questo Marte entra nel segno del Capricorno, del Cancro, che voi lo sentite ad arrivare fino al 13 di gennaio, quando avremo questa luna piena nel segno del Capricorno, devo dire che avete delle emozioni a 1000.
Tra l'altro perché tutto questo cielo di gennaio sarà importante per affrontare il vostro karma, no? Sarà importante proprio perché dovete vivere e affrontare delle realtà nuove nella vostra vita. Nei prossimi 3 anni avete una spinta maggiore per rivoluzionare quello che avete, perché l'11 di gennaio del 2025, quindi questo mese, il nodo nord passerà dall'Ariete al Pesci e vi spingerà verso una direzione nuova, una trasformazione nuova. Il nodo sud rappresenta molto spesso il karma, no? Tutto quello che è stato il nostro passato. Il nodo nord è la nostra proiezione di vita, cosa guardare avanti, no? Quindi averlo nel segno dei pesci per voi rappresenterà proprio trasformare dentro di voi qualcosa di importante. Io vi consiglio di avvicinarvi alla fede, vi consiglio di avvicinarvi a un modo di vedere la vita non soltanto nel materiale, nel pratico, non siate cinici, ma apritevi anche ad un mondo più spirituale, più metafisico, che lì forse troverete anche delle risposte che in questi lunghi anni magari all'inizio sembrerà un po' banale, ma poi fra qualche anno ci risentiremo e vedrete come vi ha aiutato questo piccolo passo. Tutta questa prima parte del mese con il Sole in Capricorno, Marte retrogrado in Cancro nella vostra 12ª casa, avremo Mercurio che sarà anche nel segno del Capricorno, quindi ad azionare delle nuove una nuova routine, ecco, delle nuove routine, varie routine quotidiane, no, da affrontare, un'organizzazione diversa nella vostra vita che è necessaria, vi spingeranno a guardarvi di più dentro verso questa prima parte dell'anno. Una giornata, quella del 6, oltre alla retrogradazione di Marte, avremo il primo quarto di Luna in Ariete ed è lì che dovete capire cosa fare, come azionare, come dare un aspetto nuovo dentro la vostra vita. La seconda parte dell'anno invece sarà caratterizzata da un'opposizione particolare, perché entra il Sole in opposizione. Vi ricordo che avete anche Plutone in opposizione, voi segni del Leone, quindi sarà un Plutone lungo fino al 2043, credo, sì, 2044, quindi sono 20 anni di Plutone in opposizione. Plutone trasforma la vita delle persone, quindi siamo ai primi gradi, questa trasformazione avverrà proprio verso una nuova persona che sarete fra 20 anni, no? Quindi è importante, tutti questi 20 anni sono generazionali, ma quando ci sono questi periodi, il Sole in opposizione, Plutone in opposizione, Mercurio entrerà in opposizione il giorno 27 di gennaio, avremo una luna nuova in Acquario il 29 di gennaio in opposizione, quindi quando avremo questi periodi che si aggiunge poi anche un Plutone in questo caso, questa voglia di trasformarsi è importante. Qual è però la base di questa trasformazione? È l'amore. Credo che molti di voi sentono proprio il peso della solitudine, molti di voi, anche del Leone, e non sto parlando soltanto dei single, sto parlando anche delle persone che sono in coppia, che stanno mettendo in gioco la propria coppia, in una famiglia. Ogni tanto sentirai la differenza con un'altra persona, sentirai proprio queste ultime settimane, la necessità di trovare un ponte in comune che sarà spesso molto difficile. L'amore, la solitudine all'interno di questo amore farà in modo che voi aprite una porta diversa, vi mettete nuovamente in gioco e direte: no, io devo allontanarmi da questo modo di vivere e rivalutare, riaffrontare una vita completamente nuova. Questo non significa andare oltre o magari lasciare una persona, ma significa che voi stessi sarete proprio i pionieri, coloro che inizieranno un cambio all'interno di una relazione, non solo con una coppia ma anche con l'intorno, con una famiglia per esempio.
Il giorno 21, ricordatevi questa data, avrete l'ultimo quarto di luna, che è quella fase lunare in cui la luna è esattamente al centro tra la luna piena che abbiamo avuto il 13 e la luna nuova che avremo il 29. Allora quel quarto si troverà nel segno dello Scorpione, che è in quadratura con il vostro sole, nella casa della famiglia, nella casa degli affetti. Ed ecco che forse credo che quest'ultima parte del mese, dopo una parte di introspezione che abbiamo visto nel 12° campo, riguarderà proprio i sentimenti più profondi: un padre, una madre, un fratello di vita, una compagna, una figlia, un figlio, qualcuno che è importante nella vostra vita. Quindi i leoni dovranno affrontare discorsi seri, importanti, cambi. Qualche leone vedrete che nei prossimi mesi prenderà una decisione importante. Magari state vivendo un momento di crisi lavorativa, allora deciderete di andare oltre, no, questo momento. Per le persone single, questa seconda parte dell'anno è una seconda parte molto importante. Verrete a sapere qualcosa che non vi piacerà tanto, che vi lascerà anche un po' a bocca aperta, ma è necessaria per poter andare avanti. Sembra quasi che veramente si chiude un ciclo dal 19 in poi per voi, no? E sapete la giornata che si chiuderà questo ciclo? Secondo me sarà la giornata del 25, 26, 27. Lì ci sarà questa semiquadratura tra Saturno e Plutone. Plutone che si trova in opposizione e Saturno che si trova nei pesci, uno negli ultimi gradi, Plutone nei primi gradi e Saturno negli ultimi gradi dei pesci. Quindi questa semiquadratura che si forma proprio nella vostra settima, ottava casa vi farà sapere, vi farà conoscere una realtà che vi aiuterà a chiudere completamente con qualcosa. Vedete, è un cielo molto personale, molto intimo, molto sentimentale. Ci saranno delle belle conoscenze, comunque per i single preparatevi, soprattutto dal 27, 29, una conoscenza online, qualcuno che magari stavate già chattando da molto tempo, finalmente lo incontrerete. Ecco, vedo questi aspetti, ma dentro di voi credo che c'è un cambio dentro di voi. Ecco, questo è il cambio personale. Poi fine mese, 30 gennaio, finalmente Urano, che è stato in una fase di retrogradazione nel segno del Toro, nella vostra 10ª casa, quindi in una quadratura, parte diretto. Si potrà parlare di progetti, si potrà parlare di lavoro nuovo, un lavoro tra l'altro online, si riapriranno nuovi contratti, magari deciderete anche di fare dei lavori da casa piuttosto che viaggiare spesso. Ecco, queste decisioni verranno poi prese però magari verso febbraio, non in questo mese di gennaio. Questo mese di gennaio riorganizzate un po' la vostra vita, sarà comunque un bel mese e soprattutto molto importante. Grazie amici del Leone, noi ci sentiremo presto, lasciate il vostro like e il vostro commento, alla prossima. Amici della Vergine, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a parlare oggi dell'oroscopo per il mese di gennaio 2025. Andremo a capire un po' come saranno gli aspetti più importanti per tutti coloro che hanno il Sole, la Luna e l'ascendente nel segno della Vergine. Di conseguenza io vi consiglio sempre di ascoltare anche la vostra Luna e il vostro ascendente. Se non sapete come fare, io in basso lascio sempre il link per il vostro calcolo della carta astrale. Allora, amici della Vergine, nella prima parte anche per voi, diciamo, questo cielo abbastanza favorevole. Abbiamo comunque un Sole in trigono nell'11° campo, quindi comunque importante per quelle che sono le nuove collaborazioni, nuovi lavori o comunque dei progetti importanti soprattutto a livello lavorativo. Quindi credo che fino al 13 abbiamo questa bellissima luna piena nel segno del Cancro, che vi aiuterà insomma in qualche modo anche a ritrovare un po' un sestile, no? Questo è un bellissimo sestile, proprio ciò che riguarda le associazioni,
relazioni, gli altri, i progetti, le realtà nuove, anche delle nuove compagnie, delle nuove amicizie. Devo dire che voi siete in una fase abbastanza importante, una fase in cui dovete riorganizzare anche un po' la vostra vita, state uscendo, avete ancora Saturno in opposizione, quindi un Saturno contro che... Insomma, avete capito che non è facile Saturno contro, soprattutto quando cade nel periodo della vostra decada, no? È abbastanza forte, ha comunque delle importanti lezioni di vita. Ecco, questa lezione di vita che avete appreso a gennaio, soprattutto dal 19 in poi, dovete metterle in pratica, nel senso, so che Saturno andrà via per qualche mese quest'anno, quindi comunque vi lascerà dall'opposizione, ma questo non significa che non dovete più adottare questo tipo di insegnamenti che Saturno vi ha dato, no? Qualcuno di voi si è ritrovato magari a vivere delle realtà complesse, difficili anche lavorativamente parlando. So che molti di voi hanno avuto delle occasioni importantissime negli ultimi mesi e che forse inizierete proprio adesso in questo mese, e quindi non fate più gli stessi errori del passato, stessi errori che non dovete commettere anche con le relazioni. Per esempio, se già sapete che qualcuno non fa per voi, è inutile spingere, è inutile andare lì e continuare a ostentare con questo tipo di relazione. Lasciate un po' andare, no? Lasciate un po', liberatevi un poco da quelle che potrebbero essere delle realtà. Iniziamo quindi l'anno con un Mercurio retrogrado nel segno del Leone, nel vostro 12° campo, un segno, un campo molto difficile, un segno per voi anche molto complesso, perché comunque Marte parla sempre di impetuosità, di azione impulsiva, il Leone parla di grande egocentrismo, ecco, tutto quello che voi non siete. Voi siete sempre molto più introspettivi, amate la cautela. Ecco, iniziate quindi l'anno con questo fervore, con questa sensazione anche un po' di incertezza, no? Impulsività che non fa per voi. Grazie al cielo Marte lascerà la retrogradazione e anche il segno del Leone per entrare nel segno del Cancro fino al 18 di aprile. In maniera abbastanza positiva, ed è proprio lì che dovete rivalutare alcuni progetti, forse inizierete anche delle nuove collaborazioni, inizierete comunque ad avere qualcuno che vi aiuta, qualche nuovo collega o qualche nuovo assistente che possa darvi una mano, quindi anche delle nuove amicizie, forse anche qualche amico del passato che rientra a rivalutare attentamente la vostra amicizia. Bellissimo aspetto però da valutare è questa Venere in Pesci nel vostro 7° campo. È vero che è una Venere in opposizione, no? Sappiamo perfettamente che il 7° campo è l'opposto al 1° campo, però non è che sempre, insomma, bisogna dire che è negativa come opposizione, altrimenti non avremo mai una relazione. Invece è una Venere molto interessante che invita agli amici della Vergine a lasciarsi magari entrare, quindi fino al 4 di febbraio. Sì, fino al 4 di febbraio, scusate, stavo guardando bene qui, avete questa grandissima possibilità, no, di far uscire anche questa parte romantica che voi avete, far valutare attentamente anche alcuni aspetti della vostra vita. Credo che questo sarà anche una grandissima occasione per molti di voi per rivalutare anche degli aspetti personali di voi, quindi una Venere in Pesci è una Venere esaltata nella fiaba, quindi questo aspetto romantico sarà fondamentale per tutto il mese per poter portare avanti anche un discorso intimo, no? nella vostra coppia, se avete una coppia. Se non avete qualcuno, ci sono belle date qui. Innanzitutto abbiamo
questo Mercurio in Capricorno al giorno 8 che vi permette di conoscere, no? Di conoscere delle nuove persone online. Io dico sempre, quando c'è un Mercurio mi viene da pensare sempre a questa realtà online o magari di comunicazioni particolari, perché comunque il Mercurio regge, no? Il pianeta Mercurio regge tutta la comunicazione e siamo insomma in una comunicazione online. Inoltre poi abbiamo questa semiquadratura tra Saturno e Plutone nel 26 di gennaio, che mette un po' in evidenza anche qualcosa di importante nella vostra vita. Per tutti i single Sagittario che dicono basta, io non c'ho più nessuno, ecco, anche questo aspetto deve cambiare di voi. I vergini devono, ho detto Sagittario, no, invece i vergini devono cambiare un po', no? Questo modo di dire no, basta, non c'è più nessuno, sarà difficile trovare qualcuno. Credo che nell'ultima parte del mese qualcosa di nuovo potrà sicuramente arrivare, soprattutto quando Urano tornerà diretto dal 30 di gennaio in poi. C'è questa sorta di espansione verso questo nuovo mondo, no? Questo nuovo modo di vedere. Altra bellissima conoscenza potrebbe avvenire il 21 di gennaio, una comunicazione interessante, no? C'è questo ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione. L'ultimo quarto è proprio quella metà, no? Quando la luna è a metà, però l'ultimo quarto sta entrando verso la luna calante, quindi la luna nera, diciamo scura, e c'è questa comunicazione molto particolare con una persona. Addirittura scambierete, no? Magari amicizia per un qualcosa di in più, o intuirete che c'è qualcosa di più, no? Da parte di una persona, quindi questo sicuramente sarà un momento interessantissimo e molto importante. Altro bello aspetto quando vi dicevo la Vergine deve cambiare la visuale della propria vita e sentirsi comunque una persona aperta alle relazioni, al mondo, all'amore, è perché l'11 gennaio i nodi cambiano, quindi il nodo nord sarà in Pesce, quindi questo cambio, questa proiezione verso un sentimentalismo diverso, quindi una Vergine che si apre non solo al materiale, no? Una Vergine di terra, pratica, deve anche aprirsi al sentimento, all'amore, a tutto ciò che riguarda questo romanticismo nell'aria. Ricordo che però poi il nodo sud sarà in opposizione, sarà proprio nella vostra casa, nel karma. Quindi avere un nodo sud sarà affrontare delle realtà del passato, ma che verranno affrontate. In 2 o 3 anni sentirete proprio che alcuni problemi che voi avete vissuto, soprattutto con Saturno contro nell'ultimo periodo, verranno assolutamente risolti. Quindi questo cambio dei nodi vi aiuterà tantissimo. Anche proprio questo anno sarà l'anno delle eclissi e delle lune, delle eclissi proprio nei vostri segni, quindi lune molto importanti, molto piene, molto cariche proprio nei vostri segni, che vi aiuteranno a superare questa nuova realtà. La seconda parte dell'anno è proprio, del mese, è proprio quello che vi ho già detto, no? Una seconda parte che riguarda la routine, una routine quotidiana nuova, tutto in casa 6, quindi un lavoro, una routine, una salute nuova, cioè portare tutto quello che avete appreso nelle ultime settimane con queste retrogradazioni, questo mondo un po' così particolare, da riprenderlo e da farlo un po' la vostra base principale. Quindi interessante sarà sicuramente Mercurio in Acquario, la luna nuova in Acquario 27-29 gennaio, che vi invitano a farlo. Se state procrastinando un po' per andare in palestra o mettervi a dieta, se state procrastinando o rimandando qualcosa di importante, di urgente della vostra routine, sistemare anche i vostri fogli di calcolo, che voi siete molto bravi in tutto questo, è arrivato il momento di farlo proprio verso la fine di quest'anno. Grazie mille amici della Vergine, noi ci sentiremo sicuramente alla prossima. Un saluto. Amici della Bilancia, benvenuti a questo appuntamento anche per voi. Oggi parleremo del mese di gennaio 2025 e lo faremo a livello astrologico. Andremo a vedere come sarà per tutti quanti voi che avete Sole, Luna ascendente nel segno della Bilancia, quindi vi consiglio sempre di ascoltare anche almeno il vostro ascendente per completare il vostro oroscopo mensile.
Diciamo che questo sarà un mese particolare per tutti quanti voi, sarà un mese forse anche un po' di rimonta, di chiarezza su alcune situazioni, credo che riguardino soprattutto delle questioni proprio sentimentali, no? La prima parte del mese sarà caratterizzato da un Marte retrogrado nel segno del Leone. Inizieremo proprio l'anno in questo modo fino al 6 di gennaio, quando Marte entra nel segno del Cancro e farà un transito di lungo periodo con questa retrogradazione proprio fino ad aprile, il 18 aprile. Quindi questi mesi saranno molto particolari per il segno della Bilancia, in particolar modo per le questioni riguardanti il lavoro, delle decisioni che devono essere prese a livello lavorativo, probabilmente anche con un po' di stanchezza, no? Su alcuni ambienti, su alcune situazioni che da lungo tempo siamo insomma arrivati un po' ad un punto morto della vostra carriera, dove qualcuno addirittura deciderà. Credo che questo mese prenderà la decisione il giorno 13 di gennaio, quando ci sarà questa luna piena nel segno del Cancro. Deciderà probabilmente che sia finita una esperienza lavorativa, o addirittura cambiare posto, andare altrove, perché per sentirsi forse anche un po' più soddisfatti. Non sarà tanto una questione economica, perché questo non sarà un mese così facile, anche se dovete rendervi conto che a livello economico forse dovete farvi due calcoli, e questo verrà un po' verso il 21 di gennaio, quando abbiamo questo ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, che fa sentire sostanzialmente un po' questa necessità di dire e di rivalutare anche una questione economica. Ma credo che c'è un po' di stanchezza a livello lavorativo per tantissimi di voi. Il resto del mese abbiamo delle grandissime occasioni. Innanzitutto Venere entrerà nel segno dei Pesci. Questa è una Venere molto romantica, una Venere molto interessante, una Venere che regala a tutti quanti voi un aspetto nuovo di rivalutare la vita, forse anche una routine nuova, no? Quindi l'amor proprio, il proprio corpo. Vedo tante bilance che in questo periodo sceglieranno probabilmente di intraprendere, no? Dal 2 di gennaio in poi una disintossicazione, una dieta, no? Siamo usciti un po' dalle feste pesanti, quindi avevo bisogno di rimettere un po' il corpo, rivalutare il sottoaspetto, no? Del corpo. Poi il 6, quando proprio Marte entra nel segno del Cancro, e vi dicevo toccherà tutta la vostra sfera lavorativa, lo stesso giorno ci sarà una valutazione proprio sul primo quarto di luna in Ariete, nel vostro settimo campo. Sembra quasi che ci sia un'opposizione qui, no? Tra quello che è il lavoro e la vostra vita privata, no? Quindi proprio in questa giornata sentirete la necessità di prendere delle decisioni lavorative per rendere migliore la vostra sfera sentimentale, o l'opposto, delle decisioni sentimentali per rendere la vostra sfera lavorativa migliore rispetto a quello. Quindi magari più tempo da dedicare in famiglia, ai propri figli, e questo anche se sarà un po' il punto, no? Che deciderete nei prossimi mesi, proprio per rivalutare il vostro aspetto lavorativo. Infatti poi l'8 gennaio, ricordatevi, quest'data Mercurio entra nel segno del Capricorno, nel vostro quarto campo. Si parlerà tanto di famiglia, dove andare a vivere, magari qualcuno di voi deve spostarsi, magari qualcuno di voi ha bisogno, ha la necessità di intraprendere, no? Delle nuove decisioni, dei nuovi progetti proprio per quanto riguarda la vostra casa. Ci saranno comunicazioni all'interno della vostra casa abbastanza importanti. Qualcuno forse vi darà un consiglio che vi farà aprire un po' gli occhi, vi dirà effettivamente, pensandoci, no? Aveva ragione. E dall'11 in poi questi nodi nord, come ho già detto, poi magari cercherò di fare un video più approfondito sui nodi lunari, entrano nel segno dei Pesci, e questo permette in moltissimi di voi di rivalutare se stessi, il proprio corpo. Sembra quasi che questo è il mese dove voi metterete voi stessi prima di ogni cosa. In particolar modo io devo star bene. Questo non è una forma egoistica, anzi questo per voi che siete molto generosi, tra l'altro, per voi finalmente
volte arriva un po' di questa sorta di egoismo, no, personale, che secondo me è sano. Dal 19 gennaio in poi, insomma, soprattutto per i single, cercate di aprire un po' il vostro mondo, perché potrebbero arrivare delle bellissime conoscenze. Il sole entra nel segno dell'Acquario il 19, abbiamo questa quadratura particolare tra il sesto e il quinto campo del vostro cielo, tra Saturno e Plutone, che sono veramente in una quadratura particolare. Queste quadrature innescano dei meccanismi che spesso ne avete bisogno per superare alcune realtà, superare alcune situazioni, e quando vanno in quadratura, questa tra l'altro è una semiquadratura, no? Tra Plutone e Saturno, sarà molto interessante. Poi abbiamo Mercurio il 27 che dal Capricorno, da questioni familiari anche un po' pesanti, si passerà a situazioni di cuore, e il 29 ci sarà questa bellissima luna nuova dove metterete proprio i vostri i vostri punti principali su questa luna nuova, che è il 29 di gennaio nel segno dell'Acquario. E poi Urano tornerà diretto il giorno 30, che vi permetterà quindi di guardare, no, un po' anche quello che sono le vostre trasformazioni che state avendo nell'ultimo periodo. Urano uscirà dal segno a luglio, quindi dal segno del Toro, quindi per voi questo sarà anche molto interessante, perché tutti questi 7 anni, scusate, che avete avuto questa grande trasformazione dentro di voi, questo sarà l'ultimo anno dove sentirete la necessità poi di prendere queste grandi decisioni in voi, no? Comunque dal 19 si parlerà di amore, soprattutto il 27 per i single, intorno al 27, quando Mercurio entra nel vostro segno, fino al 2 febbraio sarà molto interessante. No, fino al 2 febbraio non è, scusate, quello è Venere fino al 2 febbraio, adesso prenderò la carta. Comunque per un po' di periodi avrete questa grande occasione magari di conoscenze online fino al 14 febbraio, vi chiedo scusa, non l'avevo visto prima, sì, fino al 14 febbraio, quindi dal Mercurio resterà nel segno dell'Acquario dal 27 al 14 di febbraio, quindi lì conoscenze online, messaggi molto particolari, anche abbastanza intriganti, la necessità magari di rimettersi anche un po' in gioco su dei rapporti che non sono andati non a buon fine, ma non si sono conclusi negli ultimi periodi, e quindi capire un po' di più di un'altra persona. Questa luna nuova nel segno dell'Acquario il 29 gennaio vi lascerà l'opportunità di mettere tutti i vostri propositi proprio sull'amore, no? Quindi l'amore sarà un punto centrale di conoscenze nuove, di voglia anche di innamorarsi con delle nuove persone. Quindi credo che questo sarà un bellissimo periodo per tantissimi di voi, per iniziare a rivalutare e a pensare seriamente all'amore come uno degli aspetti più importanti per un segno come voi che è governato da Venere. Ricordo che Venere si trova fino al 2 febbraio nel segno dei Pesci, dopo passa in opposizione per un po' di periodo, che però non è detto, perché comunque avere Venere nel settimo campo rappresenta comunque una grande opportunità, soprattutto per i single, di riuscire. Quindi questo è un periodo in cui rivalutate attentamente il romanticismo, no? Quindi anche per voi è un bellissimo mese, una grandissima opportunità, indubbiamente. Io vi consiglio sempre di ascoltare comunque il vostro ascendente, la vostra luna, per completare, no? Ricordatevi che il vostro ascendente è il modo in cui voi vi mostrate alla vita, e la vostra luna è un po' quella parte vostra interna che sentite dentro di voi, che fa sempre parte, no, della nostra vita. Grazie come al solito amici della Bilancia, lasciate il vostro like e il vostro messaggio, noi ci sentiamo presto, ciao. Amici dello Scorpione, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo mese di gennaio 2025, per tutti coloro che hanno Sole e Luna ascendente nel segno dello Scorpione.
Mi raccomando, ascoltate almeno il vostro ascendente per approfondire di più, per capire e cogliere più aspetti importanti di questo oroscopo. Allora, andiamo a vedere un po' quali sono i transiti più importanti per voi e quali potrebbero essere le vostre sfide. Voi già iniziate l'anno con una grande sfida, perché avete Mercurio retrogrado nel segno, Marte retrogrado nel segno del Leone, che rappresenta per voi una sorta di sfida, in quanto non solo Marte è uno dei vostri pianeti, ma si trova nel vostro 10° campo, un campo molto particolare per quanto riguarda il lavoro. Questo Marte però vi ha aiutato a riflettere tanto, forse anche queste feste vi hanno aiutato a riflettere tanto su alcune decisioni che verranno prese in particolar modo dopo l'8 di gennaio, quando Mercurio entra nel segno del Capricorno e vi permette a questo punto anche di iniziare a prendere delle decisioni importanti a livello lavorativo, magari dei nuovi rapporti, delle nuove decisioni che devono essere prese, anche delle soluzioni a qualche piccolo problema potrebbero arrivare proprio in questo periodo qua, quindi nel periodo in cui Mercurio entrerà nel segno del Capricorno fino al metà di febbraio. Avete questa fino al 27 di gennaio Mercurio che entrerà poi nel segno dell'Acquario, quindi avete circa 20 giorni di tempo per trovare delle soluzioni o riflettere su un modo operantis che vi riguarderà proprio le questioni lavorative. Venere entrerà nel segno dei Pesci. Questa è una Venere bellissima in Trigono al vostro segno. Questa Venere sarà diretta fino al 2 di febbraio nel vostro segno, vi aiuterà tantissimo, anche perché poi comunque cambierà di segno, ma aiuterà anche a voi tanto a capire e ad esprimersi nel migliore dei modi. Questa è una Venere stupenda per voi. So che voi avete un mondo nascosto, molto sentimentali. Questa Venere lo illuminerà. Molti scorpioni non amano mostrare questo lato romantico, ma devo dire che voi ce l'avete ed è profondissimo, e questa Venere vi aiuterà a riscavare un po' in questo modo romantico. Quindi per tutte quelle scorpioncine o scorpioncini che negli ultimi periodi dicono basta l'amore, io sono forte, io sono misterioso, abbassate un po' questa cresta, perché questa Venere vi farà sentire tremante di romanticismo, addirittura un po' spaesati, no, nel vostro romanticismo. E occhio, perché questa Venere farà conoscere anche delle bellissime persone. Voi che vi innamorate tanto dell'energia di una persona piuttosto che dell'aspetto, conoscete delle persone molto profonde in questo periodo, che siate singolo o addirittura persone che magari già hanno qualcuno, quindi la Venere porta un poco a questa forma di distrazione. Ve lo ricordo questo mese come un mese importante per l'amore, per voi stessi, per ciò che volete creare nel vostro futuro, sia durante questo transito di Venere, che durante il mese vi aiuterà tantissimo anche qui a uscire fuori anche da alcune zone di comfort sentimentali, ma anche a fine mese, quando il 30 di gennaio Urano entrerà diretto nel segno del Toro, che è un Urano in opposizione. So che è molto difficile avere un Urano in opposizione, perché voi, insomma, Urano è troppo rivoluzionario per voi avete capito che la vita forse la preferite prendere un po' più con calma, no? Urano rivoluziona un po' troppo, però proprio questo scoppio, no? Questo mese scoppierà qualcosa che riaprirà nuovamente il cuore, riaprirà nuovamente i sentimenti. Una data importante è il 21 di gennaio, quando avremo questo ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione. L'ultimo quarto di luna è la luna calante, no? Quando la luna è esattamente a metà, ma si sta andando verso la luna nuova, quindi si sta oscurendo, ed è un momento di riflessione, soprattutto nel vostro segno in Scorpione. È un momento di grande riflessione, un momento in cui forse c'è bisogno anche di rivalutare alcune realtà. E l'ultima parte del mese c'è una questione che riguarda la casa.
moltissimi scorpioni devono risolvere una casa, un problema di casa, di famiglia, o addirittura devono intraprendere alcune decisioni immediate per trovare anche qui una soluzione per una questione proprio di ambiente, no? Proprio di casa reale. Tra l'altro c'è questa bellissima, io lo chiamo semiquadratura, no? Le semiquadrature sono belle perché attivano un po' l'energia tra rosso quarto e quinto campo. Chissà se qualcuno proprio decide in queste date di andare a convivere con una persona, di magari chiedere la mano ad una persona, o addirittura sentirsi più a casa, magari non so, presenterete il vostro compagno o la vostra compagna in casa vostra. Insomma, queste decisioni saranno prese soprattutto quando il Sole entrerà nel segno dell'Acquario, dal giorno 19 in poi. Avremo poi anche Mercurio in Acquario, avremo la Luna nuova in Acquario il giorno 29. Certo, sono tutte delle quadrature nel vostro quinto campo, ma dei momenti in cui finalmente si possono attivare delle energie che forse fino a quel momento erano un po' stancanti. Quindi una Venere bellissima, grandissima opportunità per parlare di casa. Credo che questo sia un mese importante per decidere anche un po' il da farsi per i prossimi mesi. Quindi gennaio si parte subito con dei propositi, sarete voi insomma poi a decidere dove volerle sistemare, dove volerle rimettere. Inoltre questa Venere che intrigono con voi farà una bellissimo, insomma ci sarà un bellissimo trigono proprio anche con la Luna nuova in Cancro, eccola qui, scusa, con la Luna piena in Cancro, ecco, quindi un cielo d'acqua molto interessante che sarà il giorno 13 di gennaio. Quindi immaginatevi in quel momento in cui avete questi aspetti positivi sia sulla Luna che una Luna piena in Cancro, una Venere di passaggio in quel momento nel segno dei Pesci, e voi che siete uno Scorpione sentirete tantissimo di questa grande energia d'acqua ed emotività. Un momento abbastanza fortunato anche, decisioni indubbiamente importanti da prendere. Ovviamente il 6 gennaio è una data particolare perché avremo Marte che sarà diretto nel segno del Cancro, quindi in trigono con voi, che vi farà riflettere tantissimo anche sul vostro aspetto impulsivo su alcune decisioni, quindi sentirete quasi una necessità di parlare, ma non fatelo o non lo farete. Sentite quasi che dice: ma sai che c'è, meglio che non lo dico e tanto me ne frego, vedrei che poi la vita le risposte me le darà. Sarete un po' così con questo Marte retrogrado, che lo sarà. Questo Marte nel segno del Cancro vi aiuta tanto anche a realizzare qualche sogno, a guardare anche un po' più in là, ad essere anche leggermente un po' più menefreghisti e forse anche un po' più realisti, dicendo forse sto idealizzando tanto una situazione o una persona. Lo stesso giorno il primo quarto di Luna, che è proprio la Luna a metà ma in fase crescente, sarà in Ariete, ed è proprio il 6, quando più o meno finiscono le vacanze, che inizierete a dire: basta, qui una dieta, devo rimettermi un attimo, devo riprendere un po' la mia routine. Sarà nel vostro sesto campo. Quest'Ariete è molto impulsivo in questo primo quarto, tra l'altro perché si trova un po' scomodo in quanto c'è un Marte in quadratura, ma voi sentirete questa necessità di riprendere un po' la vostra essenza, il vostro corpo, quello che siete sostanzialmente, persone sempre molto attive, molto attenti alle questioni fisiche. Devo dire quindi che sarà un gennaio molto importante per voi amici dello Scorpione. Io ovviamente vi invito ad ascoltare sempre il vostro ascendente e il vostro segno lunare, in modo da approfondire, diciamo, un po' tutte queste tematiche, capire anche di prendere un po' spunti dai vari segni zodiacali. Grazie come al solito, noi ci sentiremo per i prossimi video. Un grandissimo saluto a tutti gli Scorpioni, siete tanti coloro che mi seguite, quindi per l'affetto che mi avete dimostrato per il mio ritorno. Alla prossima.
Cari amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento, grazie come al solito per il vostro affetto e per il mio ritorno sul mio canale, siete stati in tanti che mi avete scritto. Quest'oggi parleremo dell'oroscopo di gennaio 2025. Vedremo un po', faremo un'analisi astrologica sui transiti più importanti del mese per tutti quanti voi. Vi ricordo però sempre di confrontare anche le previsioni del vostro ascendente e della vostra luna per completare, diciamo, avere un quadro più completo del vostro oroscopo. Allora, iniziamo subito con un Marte retrogrado nel segno del Leone, un segno amico in sestile al vostro sole, e devo dire che questo Marte retrogrado vi ha fatto riflettere tantissimo su quello che potrebbero essere le vicissitudini riguardanti l'estero, i viaggi. Per esempio mi viene a pensare qualche Sagittario che sta viaggiando o che ha dovuto viaggiare o che ha scelto di viaggiare durante la fine dell'anno. Ci sono state magari qualche piccole realtà che non sono state molto chiare, neanche forse piaciute. Qualcuno ha viaggiato, ha scelto delle mete che non sono state proprio le migliori, non è stato forse il viaggio migliore della propria vita, però vi è servito comunque a capire anche tanti aspetti di voi stessi, delle vostre scelte, spesso anche del vostro modo di intraprendere qualche scelta su questo tipo di soluzioni. Qualcuno si è dovuto spostare o addirittura qualcuno sta pensando in questo preciso momento di allontanarsi, di fare un viaggio o di trasferirsi. Quindi partite subito l'anno con una grande voglia di cambiamento, una grande voglia di rinnovazione, che devo dire la verità, insieme a Venere nel segno dei Pesci il giorno 2 di gennaio, parte subito un gennaio con una voglia di rivedere un po' le basi della propria vita. Il 2 di gennaio Venere entra nel segno dei Pesci, questa è una Venere in quadratura nel vostro quarto campo che vi chiede magari di dover prendere anche delle decisioni sulla propria casa, il luogo, l'ambiente dove si vive. E siccome abbiamo questo Marte retrogrado in queste giornate, credo che fino al 6 di gennaio avete questa settimana molto intensa su alcune decisioni che qualcuno forse prenderà. Attenzione, perché Marte retrogrado non sempre quando c'è una retrogradazione si è inclini a fare delle decisioni così forti. Ovviamente nascerà comunque una sorta di insoddisfazione dove state vivendo, con chi state vivendo o come il modo in cui state vivendo in questo periodo. Dal 6 di gennaio Marte cambia, la retrogradazione entra nel segno del Cancro, illuminando il vostro ottavo campo, e poi sempre lo stesso giorno avremo il primo quarto di luna nel segno dell'Ariete. L'ottavo campo, cari amici del Sagittario, per voi rappresenta un po' il cancro, cioè avete solitamente il cancro, avete poi questo ottavo campo che è un po' la trasformazione di voi stessi in maniera molto più profonda. Ci saranno tematiche riguardanti i soldi, i debiti, forse anche qualche uscita extra di soldi da dover fare. È un campo molto particolare perché rappresenta anche i ritorni con persone del passato. Questa è una delle tante case del karma, quindi forse anche situazioni che non avete chiuso al 100% e che dovete riflettere, probabilmente riguardante l'amore, ma siccome questo sicuramente l'amore, perché proprio questa giornata con questo primo quarto di luna che vi invita all'azione illuminando il vostro casa quinta, questa sarà la giornata dove bisognerà poi prendere delle grandissime decisioni riguardante proprio l'amore. Ecco, vedendo un po' questa prima parte del cielo, vedendo anche l'entrata di Mercurio in Capricorno il giorno 8 di gennaio, state facendo un po' due conti, no? Se realmente vale la pena ancora vivere, mantenere questo status, questo lavoro, stare con una persona, viaggiare, magari c'è qualche amore lontano e state facendo due calcoli se realmente vale la pena continuare, perché poi viaggiare in questo modo non è così facile, o il vostro lavoro vi servirà a muoversi e spostarsi tanto. Ecco, fate magari
Attenzione a tutto questo, perché ve lo dico? Perché la casa sarà un tema nei prossimi 3 anni molto importante, un luogo dove trovare, siccome molti Sagittario sono un po' irrequieti sulle questioni della casa, il nodo lunare si sposterà proprio nel segno dei pesci, nel vostro quarto campo, e sarà illuminato durante queste settimane proprio da questa Venere che entrerà nel segno dei pesci. È bello perché comunque finalmente troverete, no, quel luogo dove volete vivere, dove volete stare, ma per trovarlo insomma non sarà molto semplice. Inoltre non solo avremo Marte retrogrado nel segno del Cancro, ma il 13 gennaio avremo anche una luna piena nel segno del Cancro, quindi questa forte trasformazione, questo grande desiderio di dire basta ad una realtà del passato. Quindi prima parte del mese fino al 13 la vedo abbastanza importante su una decisione di casa che riguarda o l'amore o il lavoro. Vi devo dire la verità, secondo me dovete scegliere prima dove vivere e da lì poi sviluppare altre tematiche, no? Conosco dei Sagittario che viaggiano tantissimo perché dicono però lì c'è in quella città è meglio perché c'è quello, in quell'altra città è meglio perché c'è l'altro. Ecco, adesso trovate la città dove voi volete vivere. Un esempio che vi faccio: fermatevi un attimo, riflettete, no? E poi da lì prendete le varie decisioni. È un po' come la quotidianità: fermatevi, capite cosa volete e da lì poi sviluppate i vari progetti. Sembra che c'è questa insoddisfazione continua nel quotidiano dovuta a questioni di soldi e di casa, ed è un po' pesante dopo un poco, diventerà un po' pesante. Comunque la luna piena in Cancro rappresenterà per voi un momento di grande trasformazione il 13 di gennaio, una luna molto di acqua, molto trasformativa a livello personale. Dopodiché il 19 sarà un bellissimo momento perché il Sole entrerà nel segno dell'Acquario. E il 21 avremo l'ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, un bellissimo ultimo quarto di luna. Tra l'altro questo è un momento dove riflettere tanto su voi stessi, ma da quando il Sole entra nel segno dell'Acquario avrete delle grandi occasioni lavorative. Chissà, forse è arrivato il momento di comunicare ciò che volete, un aumento di stipendio, un contratto diverso, vi arriveranno delle opportunità, ma anche a livello proprio di soldi economici che stavate aspettando. Siete alquanto preoccupati su una questione economica, quest'anno sarà un po' così sulla questione economica, ma dovete secondo me dovete trovare delle soluzioni migliori da quelle che avete trovato fino a questo momento, perché vi siete un po' persi su alcune realtà e quindi c'è bisogno magari di rimettere un po' in ordine, no? Questo mese magari è ottimo, soprattutto dal 19 in poi, e quando Urano torna diretto nel segno del Toro, questo è un momento, il 30 di gennaio in poi, da riordinare un po' voi stessi, riordinare un po' la vostra routine. Il giorno 21, con questo ultimo quarto di luna nel segno Scorpione, l'ultimo quarto è quando la luna è a metà esattamente, ma si sta per oscurare, quindi diventare nuova, quello sarà poi il 29 gennaio, quindi sei esattamente in quella fase con lo Scorpione di grandi riflessioni. Chissà, attenzione ai sogni che fate durante queste giornate, attenzione a quello che desiderate durante questo giorno. Io vi consiglio di prendere intorno al 19 un diario, iniziare a scriverlo questo diario, annotare tutto, riflettere voi stessi verso un futuro completamente diverso. Non scrivete cose a vanvera, ma credo che dovete proprio decifrarvi di più, visualizzarvi di più su quello che volete, perché c'è una mancanza di concentrazione in questi anni e ci sarà soprattutto una mancanza di concentrazione in tutto questo anno, quindi dovete essere più focalizzati in quello che volete e visualizzarvi di più. Abbiate più fiducia,
Credo che questo sarà anche molto importante. Quindi gennaio è un mese dove visualizzare il vostro futuro, capire realmente dove volete vivere, cosa volete fare, con chi volete stare. A livello sentimentale devo dire che il momento migliore è proprio verso il 6 di gennaio, quando in quel caso potrebbe arrivare sia un ex del vostro passato, qualcuno che forse vi ha anche un po' rovinato la vita, non volete proprio vederlo tanto, ma ritornerà perché dovete riaffrontare una tematica. Mi viene da pensare chi ha divorziato e deve rivederlo perché deve affrontare tematiche del divorzio, oppure addirittura c'è qualcuno di nuovo, molto passionale, molto sensuale, una grandissima passione con questa persona, perché proprio in quel momento arriverà Marte in Cancro, che illuminerà proprio quella sensazione di conoscere una persona da tanti anni, quando poi in realtà è una persona nuova, e troverete questo grandissimo accordo proprio perché ci sarà questa prima quarta di luna in Ariete. Vi sentirete trasportati in questa conoscenza che forse molti Sagittario ne avevano realmente bisogno, quindi per i singoli in particolar modo, ma anche per chi è in coppia. Quelle sono date un po' particolari fino alla luna piena in Cancro, in cui forse si sta riflettendo se realmente o c'è anche un pizzico di gelosia in quelle date, quindi mi raccomando, cercate di capire al meglio senza ovviamente esagerare. Grazie come al solito, noi ci sentiremo alla prossima, un saluto, grazie. Ciao amici del Capricorno, benvenuti a questo appuntamento. Oggi parleremo del mese di gennaio 2025. Vi ricordo sempre di ascoltare il vostro ascendente e la vostra luna per completare il vostro oroscopo generale. E iniziamo il mese con un Marte retrogrado nel segno del Leone, nel vostro ottavo campo, una grandissima voglia di trasformazione, una grandissima voglia di cambiare completamente, soprattutto quando Marte retrogrado, un pianeta così forte per voi, si trova in un segno così importante come il Leone e vi richiede proprio in questo preciso istante di adottare qualsiasi tipo di cambiamento interno per affrontare dei passi nuovi, delle realtà nuove, vere e proprie concrete. Quindi per concretizzare bisogna prima cambiare internamente, capire dentro di voi quali possano essere questi grandi cambi. Marte è retrogrado, quindi una grande introspezione. Quando un pianeta solitamente va in retrogradazione richiede questa grande introspezione. Dal 2 gennaio il pianeta Venere entrerà nel segno dei Pesci. Questo è un bellissimo sestile per voi perché vi aiuta tantissimo a formalizzare aspetti pratici della vita, no? Allora, innanzitutto una bellissima comunicazione con il partner, finalmente qualche conoscenza nuova, potrebbero nascere magari delle conoscenze online molto interessanti. Proprio perché il campo che verrà illuminato sarà proprio il campo della comunicazione. Questo sarà molto interessante per voi perché qualcuno dei Capricorno single che conosco hanno proprio voglia in questo periodo di innamorarsi, lo sentono proprio il desiderio, e quindi credo che questa Venere fino al 14 di febbraio fino al 14 febbraio vi aiuterà tantissimo a ritrovare qualcuno, a vivere magari delle emozioni importanti con qualcuno, quindi credo che questo sarà un grande aiuto per voi, no? Tra l'altro poi questa Venere vi aiuterà anche a finalizzare dei contratti, a trovare dei nuovi lavori, a rivalutare anche degli aspetti interessanti, pratici della vostra vita. È una Venere nel terzo campo in Pesci che è molto persuasiva, no? Riuscirete proprio col vostro magnetismo, a vendere qualsiasi cosa, e quindi credo, o comunque anche esprimere una parte di voi forse più profonda. Ottima per chi deve affrontare delle terapie, ottima per chi deve parlare di sé nel più profondo, in quella parte interiore. Credo che aiuterà tantissimo a voi amici del Capricorno. Il giorno 6 avremo due eventi molto importanti, entrambi in quadratura per voi, quindi magari c'è qualcosa che ciocca un poco, no? Vi fa un po' un piccolo shock nella vostra vita, tra la retrogradazione di Marte che entra in Cancro nel vostro settimo campo e il primo quarto di luna in Ariete.
che nel vostro nel vostro settimo e quarto campo. Quindi questi due sono delle quadrature molto importanti. Mi viene da pensare magari che c'è da discutere sulla questione di casa con il proprio partner, quindi voi non siete d'accordo, l'altra persona è d'accordo, ma non vi preoccupate perché siete in quella fase in cui Venere troverà proprio l'armonia nuovamente. Però forse due punti di vista diversi con il proprio partner o con la persona che state frequentando o con qualcuno di nuovo. Potrebbe essere qualcuno lontano e questa lontananza, magari se nuova, non è proprio favorita per voi. E poi aspettate comunque l'8 di gennaio, quando avrete questo Mercurio che entra nel vostro primo campo e vi aiuta proprio a formalizzare effettivamente una stagione molto importante per voi. Mercurio parla in questo caso di nuovi accordi, ma soprattutto di se stessi, io prima di ogni cosa, quindi voi sarete proprio il punto principale per poter finalizzare questo vostro cammino che state affrontando. Plutone definitivamente non ce l'avete più nel segno, quindi questo poteva essere per voi qualcosa di difficile negli ultimi anni, ma sento proprio che un po' di questa nebbia che ha lasciato Plutone si è liberata, quindi avendo liberato questo pianeta molto pesante, quindi effettivamente penso sia a fine novembre che è entrato definitivamente nel segno dell'Acquario e non ritornerà più nel vostro segno, quindi ve ne siete liberati completamente. Sentite questa grande spinta, ecco perché un periodo così favorevole, dove avete una Venere in Pesci in sestile, dove avete comunque Mercurio in Capricorno, il Sole dalla vostra parte. Tra l'altro non vi ho fatto gli auguri, scusatemi, ma avrei dovuto farveli prima, tanti auguri. E poi avrete il nodo nord che dalla questa quadratura si sposta l'11 di gennaio nel segno dei Pesci, sempre in sestile. Il nodo sud invece passa al nono campo in sestile, quindi vedete che questo è un periodo molto favorevole, e quando avete questo periodo favorevole dovete prendere grandi decisioni voi del Capricorno, e sarà importante. Le decisioni di casa dovranno essere affrontate intorno al 6 di gennaio, quando avremo questo primo quarto di luna che è molto interessante in Ariete, che vi fa attivare. Siccome non abbiamo tanti pianeti in retrogradazione, soprattutto non c'è Mercurio, se dovete firmare un contratto, se dovete affrontare magari dei discorsi molto importanti, credo che questo sarà molto interessante. Il 13 di gennaio la luna piena, ovviamente di fronte al vostro Sole nel segno del Cancro, nel settimo campo. Qui sì che è interessante per una questione di cuore, una conoscenza, qualcuno di nuovo, una persona che potrebbe arrivare, una persona che potrebbe regalarvi delle emozioni nuove. Credo che questo potrebbe sicuramente aiutarvi tanto, e aiutandovi in questo modo potrà regalarvi anche delle nuove occasioni. Dopodiché la seconda parte del mese, dal 19 in poi, quando il Sole entra nel segno dell'Acquario, dove trovate anche Plutone nel vostro secondo campo, c'è bisogno di parlare di soldi, e so che quando si tratta di soldi per voi o di stabilità economica, credo che è un tema molto delicato, perché voi soffrite tanto nel non avere un'organizzazione per quanto riguarda i soldi. Quindi basta, mettete in ordine le vostre finanze, è arrivato il momento di pensare seriamente al vostro lavoro, magari iniziare qualcosa di interessante. Abbiamo il Sole in Acquario nel vostro secondo campo, Mercurio in Acquario il giorno 27 e la Luna nuova in Acquario il giorno 29, tutto nel vostro secondo campo. Quindi la grande possibilità c'è sostanzialmente anche di aprirsi verso nuove opportunità, nuovi lavori, nuove persone, quando il 21 abbiamo questo ultimo quarto di luna, la luna sta entrando in una fase calante, quindi nel segno dell'Acquario, che sarà il giorno 29, il 21 sarà in Scorpione nel vostro 11° campo, e questo è il campo per creare delle nuove collaborazioni. In più, quando lo capirete la necessità di questo lavoro, è sicuramente il giorno 26 di gennaio
gennaio, quando abbiamo questa semiquadratura tra Saturno e Plutone proprio tra il vostro secondo e terzo campo. Un'occasione, un lavoro, una persona che vi potrebbe contattare, qualcuno che vi potrebbe dire sì, importante. Single, a parte la luna piena nel segno del Cancro del giorno 13 di gennaio, dal 30 gennaio in poi anche Urano entra diretto e vi aiuterà tantissimo su quelle che potranno essere le questioni sentimentali. Quindi mese molto importante con tantissima energia, quindi in bocca al lupo, noi ci sentiamo alla prossima, ciao. Cari amici dell'Acquario, benvenuti a questo appuntamento e oggi faremo l'oroscopo per il mese di gennaio 2025. Ne approfitto per farvi gli auguri, dato che la seconda parte del mese, dal 19 gennaio in poi, avrete il sole dalla vostra parte, quindi tantissimi auguri a tutti gli amici che faranno il compleanno proprio in questo mese di gennaio. E parleremo un po' delle previsioni astrologiche in generale sul vostro segno, sul vostro sole, ma ascoltate anche quelle del vostro ascendente e della vostra luna per completare questo quadro astrologico. Allora, Marte è retrogrado nel segno del Leone quando entriamo nell'anno 2025. Questo è un Marte in retrogradazione nella vostra settima casa, molto impulsivo, ma nello stesso tempo questa impulsività deve essere lavorata, dovete capire da dove arriva questa incertezza, forse anche magari irrequietezza che avete nell'ultimo periodo. Marte è un pianeta molto focoso, quando si trova in retrogradazione in un segno come quello del Leone, ovviamente siamo pronti magari a sentirci un po', abbiamo un fastidio interno che non ci rendiamo conto quale sia, forse le cose non stanno andando proprio come noi credevamo, ma insomma riflettete su quali possono essere state le cose che fino a questo momento non sono andate come voi credete. E credo che possano riguardare questioni vostre personali, economiche soprattutto, perché questo sarà un mese in cui l'economia sarà un po' importante, forse dovete fare un po' due conti, no? Prima cosa voglio dirvi che Plutone nel vostro segno lo sarà per altri tanti anni, quindi comunque avere Plutone nel vostro segno è un momento di grande trasformazione. Non abbiate paura, anche perché lo sentirete molto forte nei primi gradi, quindi nei primi 2 anni. Dopodiché si sente poco, ma le trasformazioni avvengono interiormente, no? Quindi anche voi dovete proiettare quello che siete dentro verso ciò che siete fuori, quindi guarite dentro. Plutone vi invita ad una guarigione interna molto più profonda di quello che voi crediate, quindi questa irrequietezza, questa insoddisfazione, queste incertezze che spesso avete lo sentirete proprio dall'inizio dell'anno. Venere entra nel segno dei Pesci il giorno 2, quindi anche qui una Venere che vi invita a fare soldi, a mettere un po' da parte, a capire come poter guadagnare extra, a dei progetti che oltre al vostro lavoro potrebbero aiutarvi a guadagnare di più. Quindi un mese importantissimo per le finanze, anche perché poi avremo questo nodo nord nel segno dei Pesci. Da qui ai prossimi 3 anni il vostro obiettivo, il vostro futuro, la proiezione di voi è star bene economicamente, perché questo molto spesso, per quanto possa sembrare superficiale, per voi è importante. Un po' perché molti di voi hanno dovuto affrontare spese negli ultimi mesi alquanto serie, e quindi vi siete resi conto che è importante avere qualcosa da parte. In più proprio questo mese, avendo queste grandi Venere nel segno dei Pesci che illumina comunque il vostro campo della stabilità, no? In realtà bisogna capire anche con chi state. Forse magari state con una persona che non vi sta stimolando molto a livello proprio pratico, lavorativo, o magari avete bisogno proprio di una stabilità economica per poter creare quella famiglia che sempre avete desiderato, o che magari dite sì, vogliamo fare quel passo, però abbiamo bisogno di avere qualcosa da parte. Il giorno 6 avremo 2 eventi molto importanti per voi, entrambi sono eventi
in sestile nel vostro segno. Abbiamo da una parte il Marte retrogrado nel segno del Cancro nel vostro sesto campo, e dall'altra abbiamo il primo quarto di luna nel segno dell'Ariete. Il primo quarto di luna rappresenta proprio quella luna a metà che si vede nel cielo, no? Però è in crescente, quindi andando verso una luna piena, ed è un momento importantissimo di agire. Chissà, forse proprio intorno al 6 farete una chiamata, troverete qualcuno che vi consiglia un lavoro, un parlare per un progetto insieme a qualcun altro. Insomma, credo che questo vostro cielo proprio in questi giorni vi aiuteranno a pensare tantissimo a questa stabilità di cui voi avete tanto bisogno, perché nasce proprio il mese in questo modo, e credo che siano anni in cui avete bisogno di ritrovare questa vostra stabilità. Marte retrogrado nel segno del Cancro nel vostro sesto campo vi invita anche a riguardare le vostre routine, quindi siccome proprio retrogrado c'è bisogno di cambiare alimentazione, cambiare routine fisica quotidiana. Voi siete molto atletici, no? Quindi comunque rivedere anche questo vostro aspetto, o magari reintegrare nuovamente nella vostra vita la vostra routine salutare. Quindi questa è una parte importantissima. Poi Mercurio entra nel segno del Capricorno il giorno 8 gennaio. Questo è un Mercurio interessante, perché comunque toccherà la vostra 12ª casa, che rappresenta per voi proprio quello che è il karma, no? Su cui avete lavorato fino a questo momento, e credo che sarà anche necessario per voi capire dove sono stati fatti degli errori, valutare anche delle terapie di coppia piuttosto che con la propria famiglia, capire dove poter aiutare qualcuno del vostro intorno per sapere dove poter andare oltre, avanti a delle realtà. Il nodo nord l'11 gennaio cambia in Pesci, come vi ho già detto saranno 3 anni importantissimi, circa 3 anni, dove il vostro primo punto sarà quello del lavoro, delle questioni economiche. Gennaio, la luna piena di gennaio cade sul segno del Cancro, ancora una volta insieme a Marte retrogrado. Il cielo vi sta invitando ad assumere una routine sana, quindi cercate di smettere di fumare, di bere, insomma di fare una routine un po' più sana. Credo che questo mese inizi proprio con dei propositi positivi per voi che dovete adottare proprio durante quest'anno, e dopodiché il 19 il sole entra nel vostro segno, quindi questa parte di progettazione del mese sarà poi evidenziata sempre di più dal 19 in poi, quando il sole entra nel vostro segno. Avrete il sole, Mercurio, luna nuova in Acquario, avete veramente tantissimi aspetti, e poi il giorno 26 avete questa semiquadratura tra Saturno e Plutone, tra la prima e la seconda casa. Ecco, lì proprio capirete che c'è bisogno di fare un passo molto importante. Il 30 gennaio Urano entra nel segno del Toro diretto, ed è questa direzione, questo essere diretto di Urano vi apre nuovamente inquadratura un mondo su quelle che sono le questioni della casa. Forse state spendendo un po' troppo per la casa ed è per questo che non vi trovate. Magari potrebbe rivedere il luogo, spostarsi, trovare qualcosa di più accogliente, più piccolo, pagare di meno. Ecco, quelle potrebbero essere delle realtà, delle situazioni che indubbiamente possono aiutarvi a valutare attentamente questioni vostre personali, lavorative, che sono importanti, no? Anche a livello economico. Per quanto riguarda i sentimenti, non è un cielo che sprizza di sentimenti, anche perché siete in quella fase all'inizio dell'anno in cui forse qualcuno di voi sta valutando alcuni rapporti. Questo Marte retrogrado negli ultimi mesi mi ha fatto, nell'ultimo mese ma anche quando era diretto, vi ha fatto pensare molto ad una relazione. State capendo tante cose di una relazione che state vivendo. Forse quella persona con cui vi state frequentando non vi piace così tanto, o ha troppi punti che non vi sono chiari. Poi ci sono invece quelle persone che avete conosciuto qualcuno che preferite magari non approfondire questo tipo di rapporto. Chi è single, credo che i giorni migliori per poter conoscere qualcuno siano durante la luna piena in Cancro, qualcuno di salutare, magari
magari lo troverete in palestra piuttosto che uno sport in comune. E poi devo dire, questo non è proprio un cielo sull'amore, ma valutate attentamente. Vediamo se c'è qualche luna importante. Sicuro c'è qualche luna importante, sì, infatti credo che sia proprio questa luna piena il momento migliore, quindi il 6, intorno al 6 di gennaio da in poi. Grazie amici dell'Acquario, noi ci sentiremo presto, un saluto, ascoltate anche il vostro ascendente, lasciate il vostro like e un commento. Alla prossima. Allora amici dei pesci, benvenuti a questo appuntamento. Oggi parleremo dell'oroscopo per gennaio 2025. In questo video andremo a vedere come sarà questo mese attraverso il transito dei pianeti. Vi ricordo di ascoltare sempre, di approfondire sempre il vostro oroscopo ascoltando il vostro segno ascendente o il vostro segno lunare. Allora il mese, l'anno, diciamo così, inizia con un Marte retrogrado nel segno del Leone, nel vostro sesto campo, una grande voglia di rimettersi in gioco. Voi sentite che l'energia cambierà a breve, avete questo Nettuno, il vostro pianeta molto pesante che per tanti anni è stato nel vostro segno, che pian piano uscirà, no? Siete già negli ultimi gradi, quindi quando si sente un pianeta negli ultimi gradi si sente già questa voglia di rimettersi in gioco. Non sempre il proprio pianeta nel vostro segno è favorevole, quindi comunque poi Nettuno è un pianeta molto che confonde molto spesso, molto profondo, e già voi che siete un segno così profondo spesso cadete, no? Siete cadute in queste fasi, diciamo, di grande pensamento, di grande voglia di rinascita. Avere questo Marte retrogrado nel segno del Leone, nel vostro sesto campo, vi aiuta sicuramente a rivalutare attentamente anche il vostro corpo, il vostro modo di essere a livello fisico, un'alimentazione sana. Avete proprio bisogno di rivalutare attentamente. Il giorno 2 abbiamo questo bellissimo transito di Venere nel vostro segno, quindi Venere in pesce è bellissima. Tra l'altro io sono nato con Venere in pesce, molto romantica e molto sensuale nello stesso tempo, vuole il romanticismo, ama il romanticismo, quindi iniziare l'anno già con questa Venere che transiterà fino al 14 di febbraio, fino al 4 di febbraio, il 14 è Mercurio poi in Acquario, quindi questo vi aiuterà tantissimo, no, a liberare anche questo forte romanticismo. Tra l'altro proprio nella prima parte guardavo, avete tantissimi aspetti positivi perché avete un bellissimo trigono di Marte retrogrado in Cancro, quindi Marte lascia la vostra sesta casa e entra nel segno del Cancro, e poi avete la Luna piena nel segno del Cancro il giorno 13, tutto in quinta casa, quindi questo mi fa proprio pensare che questa prima parte dell'anno illumina un po' il cielo dei sentimenti, no? Fa sentire a tutti quanti Cancro questa grandissima voglia di ritrovare qualcuno, di avere qualcuno vicino a sé, e se avete qualcuno già vicino magari approfondite di più alcune tematiche, cercate di parlare di più col vostro partner. Dovete sicuramente affrontare discorsi importanti. Se non avete nessuno, preparatevi, perché Marte retrogrado sarà con voi, Venere è con voi, e Marte tra l'altro resta nel segno del Cancro fino al 18 di aprile, quindi comunque avete tanti mesi dove poter lavorare insieme questo sentimento. Guardatevi intorno nelle comunicazioni con i colleghi, i gruppi, le associazioni, perché Mercurio entra nel segno del Capricorno il giorno 8, e proprio quindi questo cielo fa proprio pensare a un gruppo di persone che si incontrano, che si vogliono conoscere, che hanno bisogno di stare insieme, no? E quindi proprio le comunicazioni con gli altri è dove nascerà qualcosa di interessante. Inoltre da qui ai prossimi 2 anni e mezzo il nodo lunare, sono questi punti matematici per calcolare le eclissi, si sposterà proprio tra Pesci e Vergine, ed è proprio il nodo nord, rappresenta sempre la nostra visuale, no? Verso il mondo, e sarà proprio così, no? Sarà proprio la voglia di
amare, di trovare qualcuno, di far crescere questo vostro sentimento, di amarsi anche di più, no? Personalmente, perché sarà proprio nel vostro primo campo, amarsi sempre di più, uscire da una condizione di incertezza che avete avuto per molti anni e prendersi cura di se stesso. La seconda parte del mese invece, cari amici del Pesci, riguarderà tanto, a proposito di amarsi, di guardarsi un po' indietro nel proprio karma, le vostre emozioni passate, tutto ciò che era che è stato il vostro ultimo periodo, e magari iniziare a ripulire un po' tutti quei rami secchi, tagliarli, allontanare persone, non avere più voglia di pensare a determinate realtà. C'è qualcosa che riguarda probabilmente qualcosa di legale, credo che sia qualcosa riguardante la famiglia, ci siano questioni che riguardano la casa, quindi lì è proprio il momento in cui bisogna dare una svolta. C'è un bellissimo ultimo quarto di luna nel segno dello Scorpione, quindi questo mondo di acqua che abbiamo questa prima parte del mese, più abbiamo questo forte karma, Sole in Acquario, Mercurio in Acquario, Luna nuova in Acquario, tutto nel vostro 12° campo, e questo rappresenta per voi un momento di rivalutazione su quelle che sono state le vostre energie passate, i vostri amori. Urano torna diretto il 30 gennaio e questo già è un modo anche per discutere e parlare di quelle tematiche molto importanti, ma il 26, intorno al 26 ci sarà questa semiquadratura tra il vostro 12° e primo campo, e proprio il 26, questa semiquadratura tra Saturno e Plutone, tra l'altro pianeti molto forti, sentirete questa esigenza di dover affrontare tematiche che avete forse nascosto un po' troppo. La 12° casa sono proprio quegli scheletri nell'armadio, sono quei sogni nel cassetto, tutto quello che si lascia un po' da parte. Secondo me avete lasciato troppo da parte nei tanti anni di Nettuno che vi hanno fatto confondere spesso con tante realtà. È arrivato il momento di affrontarle. Siete negli ultimi mesi, siete nel momento in cui dovete, anche se poi ritorna Nettuno per qualche altro mese, però siete già alla fine, agli sgoccioli di qualcosa di importante. Quindi bei sentimenti, abbiamo questo Marte retrogrado in Cancro, abbiamo la luna piena in Cancro il giorno 13 gennaio, questa è una luna piena d'acqua, quindi di Cancro, il vostro segno amico, stesso elemento, un bellissimo trigono al vostro 5° campo, conoscenza di qualcuno di nuovo, indubbiamente, quindi questo sarà sicuramente interessantissimo. È un mese dove sentire questa rinascita, di sentire questa voglia di mettersi nuovamente in gioco, che è fondamentale per voi, che è fondamentale proprio per poter cercare di mettere quei semi che nei prossimi 2-3 mesi fioriranno e riuscirete a dire: sono una persona completamente nuova. Lo direte, molti di voi sono soddisfatto perché rimanete sempre quelle persone tanto spirituali, tanto romantiche e tanto profonde, ma c'è proprio tanto karma. L'ultima parte del mese, quando tutti questi pianeti sono a 12° casa, non è facile quando si ha tanto nella 12° casa, ma capite bene dove dovete affrontare il problema, perché credo che lì c'è qualche realtà, qualche situazione che è stata lasciata un po' per troppo tempo indiscussa o da parte, e quindi credo che quello è il punto di partenza, no? per partire da qualcosa. Pensatelo bene. Bene, grazie amici dei Pesci, noi ci sentiamo alla prossima, un saluto.